Eccoci di nuovo qua. Eccoci. Eccoci per davvero questa volta. Allora, continuiamo i laboratori dell'avvento del cyber, però prima si parlava di malware. Allora, ho fatto qualche ricerca mentre pranzavo. Allora, riguardo quel malware che riconosceva, che parlavamo, no? Che tramite un'analisi di malware erano riusciti a capire che si poteva bloccare il malware. Ecco, quello è WannaCry. Praticamente questo malware andava a controllare se un dominio, che il dominio non è altro che tipo youtube.it, se quel dominio era registrato, il malware si bloccava, non andava avanti. E quindi che hanno fatto? Chi ha analizzato il malware si è accorto di questo e semplicemente ha registrato il dominio, perché praticamente il dominio lo devi registrare, ci sono siti apposta dove puoi comprare i domini e registrarli, tipo youtube.it appunto registrato, che vuol dire che lo utilizzi praticamente. E il malware si bloccava. Ora non si sa con l'esattezza perché è stato fatto questo. Si pensa che magari era stato fatto per spegnere il malware, quindi per avere un modo per spegnerlo, e anche come tipo un interruttore in caso c'era qualche antivirus o qualche controllo, così tu lo spegnevi, perché il malware comunque continuava a controllare se questo dominio era registrato e così l'antivirus non lo vedeva. E quindi interessante. Quindi è praticamente come un interruttore di spegnimento, però appunto non è che si sa, perché non è che poi chi crea i malware ti spiega perché fa le cose, ovviamente. E invece, riguardo la domanda se c'era qualche malware che ha fatto attacchi fisici, sì, mi è venuto in mente, però industriali, ecco, non su PC tipo normali. Però tipo c'è Stuxnet, che praticamente andava ad attaccare fisicamente un impianto industriale. Quindi che faceva? Praticamente c'era questo programma nucleare iraniano e c'erano delle centrifughe. Questo malware faceva in modo di aumentare la velocità o diminuirla di queste centrifughe e quindi le danneggiava. Poi la cosa bella di questo attacco è che il malware faceva vedere dati falsi agli operatori, quindi gli operatori magari vedevano che tutto andava bene, però in realtà stava distruggendo tutto. Quindi sì, ci sono degli attacchi che hanno colpito anche fisicamente target, ecco. Sicuramente ce ne sono altri, però a me era venuto in mente questo, che comunque è molto famoso. Ciao, Okram. Quindi giusto perché ne parlavamo prima. Aspettate, che qui è sbagliata. E torniamo al laboratorio di stamattina, perché ho seguito stamattina, ed eravamo proprio all'analisi di malware. Allora, praticamente poi ho riprovato con Regshot, praticamente appunto vi fa vedere la differenza dei registri prima del malware e poi dopo, quindi insomma era giusto, però continuiamo con Prochmon.
questo qua. Che praticamente è un programma per l'analisi appunto di malware su Windows. Praticamente vi fa vedere tipo tutti i processi, le cartelle utilizzate, che operazione fa e cose così. E appunto dice che è usata per monitorare e investigare come processi interagiscono all'interno del sistema operativo. Ciao Marco. Sì, gli hanno danneggiato le centrifughe. In realtà, se non sbaglio, si pensa siano stati gli Stati Uniti, però vagamente ricordo questa cosa, quindi potrebbe essere errata. Però guarda, ci farò un video perché comunque sono interessanti queste storie. Quindi, insomma, chissà, in futuro, nel prossimo anno. Perché adesso ci sono le battute, ci vediamo il prossimo anno. Vabbè. E quindi abbiamo aperto questo. I processi praticamente non sono altro che quando voi aprite un programma in Windows vengono creati dei processi, tutto qui. Questi processi poi hanno delle operazioni tipo di lettura, scrittura, eccetera. E questo programma va a vedere quali processi ci sono. Quindi lui inizia. Che è successo? Inizierà la scansione dei processi. Se cosa è successo? Ok, riavvio un attimo questa macchina. Non lo so. Riavviamo la macchina. E poi andiamo a vedere Prochmon. Praticamente cosa succede? Quando voi avviate Prochmon, che poi si chiama Process Monitor, lui avvierà automaticamente la cattura degli eventi di tutti i processi che ci sono nel sistema. Quindi l'idea qual è? Che noi avviamo questo programma per vedere tutti i processi e poi avviamo il malware per vedere quali processi va a toccare o creare. Ciao Pollo Laser Gamers. Se il malware sfrutta molto i dischi, li sfascia, poi quelli a stato solido hanno un numero di scritture limitato e basta scrivere molto e non sono più buoni. Sì, questa è anche una bella idea. Hai dato un'idea a chi fa malware. Però magari c'è stato qualche malware che lo fa, non lo so. Quindi siamo con Prochmon, abbiamo questo bellissimo strumento e adesso andiamo ad avviare il malware. Vedete che qui è avviato. Capture, se premiamo si stoppa. E quindi avvio il malware e vediamo un po' cosa succede. Vedete qui che si stanno cambiando le icone. Lo sanno, vabbè, era giusto per dire. Quindi abbiamo eseguito il malware e ora andiamo a vedere. E dice dopo qualche minuto puoi stoppare la cattura e ci saranno varie informazioni. Quindi stoppiamo, vabbè, aspettiamo un pochino. Ci dice, noi spieghiamo il task, il contenuto, cioè l'esempio è su downloader.exe, però tu lo devi fare su ophelper.exe. Quindi stoppiamo
e ci dice filtra per, siccome ci interessa solo op helper, noi dobbiamo filtrare solo per informazioni riguardo quell'eseguibile. Questo programma esiste per Windows? Sì, ma tutti i programmi che sono utilizzati qui sono reali e utilizzati veramente da chi fa queste cose. Quindi Prochmon esiste, io l'ho usato anche in passato. Quindi esistono, effettivamente, ci sono veramente. E andiamo a filtro e ci dice di creare un filtro per l'eseguibile che vogliamo. Quindi qui prendiamo process name perché a noi interessa il nome del processo dell'eseguibile che stiamo cercando. La condizione is, cioè è, e mettiamo il nome op helper.exe. Poi dice add, e quindi vedete qui che è stata creata un nuovo filtro di monitoraggio. E poi vedete che c'è include ed exclude, quindi se mettiamo include vuol dire che deve essere incluso nell'output, cioè in quello che noi vediamo. Process Monitor viene usato molto da noi sysadmin, mi ha salvato la vita molte volte. Sì, comunque viene usata, cioè non solo da chi fa analisi di malware, chiaro, però sì, esistono, cioè ci sono veramente. Credo anche che sia gratuito forse, no? No, perché è di sysinternal, quindi credo che sia gratuito. E quindi dice ok. E una volta che facciamo ok, vedete qui che i processi, il nome del processo adesso è soltanto questo. Perché noi siamo interessati a queste cose. Cerca dentro la DLL. Lui guarda i processi. Guarda i processi e i processi utilizzano le DLL anche. Vedi qui, per esempio, questa è una DLL. Però va a vedere i processi quali sono e cosa hanno fatto e qual è il path anche del processo. Tipo in questo caso il path è questo qui, che poi è comune a Windows, però vabbè. I malware hanno una licenza. Che io sappia non hanno licenze, però anche stamattina si parlava di licenza dei malware, quindi non ne sono sicura. Mi fate venire dubbi. Che io sappia, c'è un malware. No, appunto, i malware non hanno licenze perché comunque sono progettati per scopi malevoli, illegali, quindi cioè... E poi ci dice che adesso è molto più facile e possiamo filtrare per esempio per alcune operazioni come reg open key, create file, tcp connect e tcp receive, che sono comunque operazioni molto utilizzate dai malware, perché appunto open key vai proprio a fare operazioni. Credo sia leggere una chiave nel registro. Ora dovrei controllare. Sì, apre una specifica chiave del registro. Create file, crea il file. TCP connect inizia a creare una connessione TCP e questo è molto utile per vedere se crea una connessione con un server di un hackerino. E TCP receive quando riceve appunto dati dalla connessione. E dice, però ovviamente tu vedi molte informazioni, però poi noi possiamo creare un nuovo filtro. Quindi ad esempio va a creare un filtro, va a prendere operation in questo caso, e dice
contains, vedete anche qui non c'è solo is not, ma c'è anche contains, quindi se noi vogliamo trovare tutto quello che contiene TCP si fa in questo modo. E adesso abbiamo ad esempio queste 4 richieste, no? Per imparare programmazione low level di microcontrollori, driver, firmware, kernel, eccetera, e per buttarti nell'IoT e nell'embedded, meglio le basi di informatica o ingegneria? Vabbè, le basi sono simili, però ingegneria poi se prendi la specializzazione magari... Non lo so se è meccanica, magari fanno più cose del genere, Bisognerebbe guardare, tipo ingegneria elettronica magari. No, forse meccanica. Cioè, non lo so se... Beh, mi sto affidando un po' all'intelligenza artificiale, però vabbè. Ah, forse elettronica. Perché comunque vai a vedere più gli apparati, i circuiti, no? Quindi se vuoi fare IoT, magari questo è più allineato. Considero che prediligo in software e non mi interessa capire a fondo il design dei circuiti, mi interessa l'interagire direttamente con l'hardware senza intermediari. Però secondo me devi capire un po' della parte anche hardware per capire come interagire. Interessante perché se vai sull'informatica comunque la vedi magari la parte software ovviamente. Microcontrollore devi avere una base di elettronica. Ciao Teo, tu studi informazione. Ok. Per caso fai microcontrollori? Non so. Cosa fai? Quindi microcontrollori ti serve la base di elettronica, come dice Marco. Quindi forse sarebbe più l'ideale, insomma, ingegneria elettronica. Però tornando al laboratorio, abbiamo filtrato per queste. Vedete che qui abbiamo delle operazioni di connect, send, receive e disconnect. Quindi cosa succede? TCP, ora non vi sto a spiegare bene, però c'è un protocollo. Ciao Simona! È un protocollo, quindi insomma una serie di azioni per stabilire la connessione. Questo succede anche quando voi aprite un sito web, no? E all'inizio c'è il connect, poi si mandano dei messaggi, diciamo per stabilire la connessione, poi si mandano i dati, si ricevono e poi alla fine si disconnette. Praticamente è questo che è successo qui. Quindi appunto qui vuol dire che qualcuno si è collegato a questo Breach Blocker Sandbox. E credo, immagino. Oddio, si può bruciare la CPU con un malware. Ma secondo me si può fare tutto così.
E qua ci sono canzoncine. Però forse proprio bruciarla no, dai. Secondo me la puoi un po' rallentare o tipo farla spegnere, perché comunque, cioè, penso che ci siano dei controlli, cioè, nelle CPU moderne, no? Secondo me, cioè, se si surriscalda, quella si spegne, cioè, spegne tutto, no? Quindi proprio bruciarla... Oddio, secondo me no. Poi adesso arriverà qualcuno e mi dice: no, c'è stato il malware Pippo che ha bruciato la CPU. Quindi non lo so. Nella mia conoscenza direi di no, però insomma. Cioè, forse in passato, no? Perché c'erano meno mm, difese, ecco, fisiche. Però, insomma, però mi piace un sacco, mi fate un sacco di domande. ehm, E, e mi viene in mente che non so tante cose. Cosa buona, devo dire. Ehm, Se un gruppo di criminali informatici avevano quasi fatto saltare in aria una centrale elettrica in Ucraina, si può fare tutto. Oddio, si può fare tutto, non lo so. Comunque, cioè, adesso i sistemi sono molto più evoluti di una volta, quindi non lo so. Però belle, belle domande, mi piacciono un sacco. Studierò di più per rispondere alle vostre domande. E allora andiamo al giorno 7 dell'avvento ed è di network discovery, quindi appunto l'analisi di rete. Ehm, Cambia in continuazione in elettronica e informatica, come fai a sapere tutto? Sì, hai ragione, no, vabbè, era una battuta, cioè è chiaro che non so tutto. Sono pure felice di non sapere tutto comunque, perché vuol dire che ci sono tante cose da imparare, da studiare, da leggere, no? Sono super interessanti, quindi sono pure felice. Ecco. Ehm, Poi non voglio essere una persona che sa tutto, no? Perché sennò che noia c'è, poi ti annoi, no? Sai già tutto, cosa devi fare? Però, Network Discovery, e quindi dicono che i preparativi di Natale sono in ritardo e qualcuno ha violato il sistema QA, Quality Assurance. Assicurarsi della... mm, il controllo qualità, ecco. E li ha bloccati. Senza di loro il progetto non può essere testato, l'intero SOC è bloccato e il server si sta lentamente trasformando in un altro nodo. Vabbè. Ehm, e quindi dobbiamo aiutarli a ripristinare il server prima che succedano danni. E qui usiamo Nmap, e capiamo i protocolli e i concetti e vediamo un po'. Allora, fatemi partire qui le macchine. You know nothing, just no. Esatto, esatto.
E... ok, questa non è partita. Ah, perché ne posso fare? No! Ok, aspettate un attimo che... che mi faccio il premium, così posso usare la macchina. Esiste uno zero day che fa aumentare la cifra della carta di credito? Non lo so, però guarda, se ci fosse mi piacerebbe utilizzarlo. Hai ragione, Okram, se lo rivelo non è più uno zero day, ha ragione. Ok, adesso dovrei poterla utilizzare. Intanto faccio questo. E leggiamo un po' cosa abbiamo scritto qui. Allora, quindi qui impareremo i concetti un po' di traffico di rete. E ovviamente dobbiamo conoscere il target, perché chiaramente dobbiamo sapere cosa cercare. Nel nostro caso è questo TBFC Dev QA01 con IP 10 80 153.51. Quindi dobbiamo scansionare per vedere le porte aperte, come ad esempio le comuni sono 22 per SSH, che sono dei protocolli, o 80 per HTTP o HTTPS in 443. E poi scoprire cosa c'è dietro le porte aperte e magari c'è un server vulnerabile nella porta 80. E poi si deve appunto attaccare i servizi esposti per capire come cacciare questo Bad Bunnies, il coniglio cattivo. E quindi dobbiamo trovare 3 chiavi. 3 chiavi che ci serviranno. Quindi questo lo apriamo qui. Prima di tutto ci dice scansioniamo con Nmap. Nmap è uno strumento utilizzato appunto per la scansione delle reti, per le scansioni delle porte su un server, come in questo caso. In questo caso, se non si mettono altri parametri al comando, questo andrà a cercare le 1000 porte più comuni, quindi tipo SSH 22, HTTP 80, 443 per HTTPS e così, ce ne sono anche altri tipo FTP 21, eccetera. Vabbè. E poi ci dice il comando ha scansionato appunto le prime 1000 porte più comuni
e il risultato è solo SSH e HTTP, e quindi vai a vedere con un browser cosa c'è nella porta 80, quindi che sito web c'è. Vediamo. Prendo questo. E abbiamo questo sistema, appunto, vedete qui, Pwned by OPSEC, quindi ci hanno attaccato. Perché cosa succede? Vogliono trasformare il Natale in Pasqua, appunto Istmas, no? Perché hanno preso appunto il Natale. E appunto dice è stato modificato dai conigli cattivi, ma noi abbiamo scansionato solo le 1000 porte. Per scansionare tutto metti meno P meno, appunto per scansionare tutte le porte, e per vedere cosa c'è all'interno possiamo fare meno meno script uguale banner per vedere appunto se c'è un banner, no? Perché solitamente i servizi utilizzano un banner dove solitamente c'è la versione, e quindi ci dice di utilizzare questa. Qua. Questa è un po' più lunga perché comunque andrà a vedere tutte le porte, che comunque sono 65.535, quindi ci metterà un pochino. Dobbiamo aspettare un pochino. Siamo a metà, 50%. Manca un minuto, aspettiamo. È bellissimo che comunque hanno... Ah, ecco perché noi dobbiamo trovare pezzi delle chiavi per poi inserirla qui, in questo sito web. Quindi, insomma, sta per finire. Aspettiamo. Qual è la traccia di sottofondo con il sassofono? Ma adesso è... Boh, io sto utilizzando Copyright Free Christmas Music su Spotify, e ce n'è una che è Jingle Jazz, quindi forse è quella? Boh, ve la scrivo qui. Qui. Sto usando copyright. Ah no, vi posso proprio dare... condividere il link. Ecco qua. E ha finito, e abbiamo visto che abbiamo SSH e HTTP come sempre, abbiamo un FTP, la porta non è quella standard, e poi ne abbiamo uno che è sconosciuto, però insomma, vediamo. E ci dice appunto che la porta FTP è aperta e ci dice colleghiamoci. E noi banalmente ci colleghiamo. Siamo sicuri che l'URL non sia malevolo? Vai tranquillo. È approved, è approvato. E per connettere FTP praticamente è un servizio che è utilizzato tipo per mettere magari file, un file transfer protocol per trasferire file tra
server per esempio, e per collegarsi banalmente si mette FTP, IP e porta, e quello magari ti chiede l'username, però c'è un'impostazione di FTP che permette di autenticarsi in modo anonimo, utilizzando appunto Anonymous come username. E poi ci dice di fare ls, perché appunto possiamo vedere che file ci sono, e poi il comando è, per vedere il contenuto, è get e il nome del file. E questo scarica il file, non ho idea dove però. Ciao also Trick and Track. Trick and Track, bellissimo. Però non ho idea di dov'ero. No, facciamo open tab, quindi qui. Sì, e vedete che qui abbiamo appunto scaricato questo file. E quindi abbiamo la prima parte della chiave. E ora ci dice, ok, abbiamo visto FTP, c'era questo file, andiamo avanti. E avevamo un'altra porta aperta, ricordatevi. Dov'è? Dov'è il mio terminalino? Eccolo qua. Avevamo un'altra porta aperta, che appunto era questa sconosciuta. E ci dice che questo TBFC, che appunto è il The Best Festival Company, quindi è una roba fatta da loro, e noi ci possiamo connettere tramite Netcat, che è un tool utilizzato per interagire con questi servizi di rete, come dice qui. Anche qui è quit. Per connettersi menu V è solo per vedere in caso log, quindi cosa sta succedendo, però anche qui IP e porta semplicemente. E qui vedete che ci siamo collegati senza credenziali, e per esempio ci dice help per comandi, e qui abbiamo status, get key e quit. Ovviamente get key, no? Get key. E qui avremo get key. E appunto ci sarà la seconda parte della nostra chiave. Semplicemente questo è il problema, è che non ha chiesto autenticazione, no? Cioè noi possiamo tranquillamente collegarci a qualsiasi servizio senza autenticazione. Ora però qual è la cosa? Noi abbiamo fatto la scansione delle porte dei servizi di TCP o TCP. Però c'è anche un altro protocollo che è UDP. C'è una famosissimo meme di UDP e TCP che sono tipo questi. Questo perché? Perché questi due protocolli sono utilizzati comunque, però funzionano in maniera diversa, e il loro funzionamento può servire in alcuni casi o in altri. Ora, qual è la cosa? TCP, siccome ha una serie di regole e di ed è più diciamo più forte, diciamo così, nel senso che quando tu crei una connessione con TCP, tu devi fare una stretta di mano a 3 vie. Praticamente sono dei messaggi che si mandano all'inizio per assicurarsi che la connessione è stabile. UDP invece non ha questa cosa. E quindi potrebbe perdere dei pacchetti, perché anche quella è la cosa. TCP ha anche dei controlli sui pacchetti che arrivano o non arrivano, quindi appunto è molto più stabile.
Quindi qual è la cosa? Se tu devi, per esempio, utilizzare un protocollo per un sito web e ti interessa sapere che i pacchetti arrivino, lì usi TCP. Però in casi in cui tipo lo streaming o i giochi online, anche se tu perdi un pacchetto non ti interessa, lì ti serve la velocità, perché comunque streaming, gioco online, quindi tutto in real time, in tempo reale, no? E lì puoi usare UDP tranquillamente, perché non ti serve questo controllo continuo di pacchetti, eccetera, perché comunque comunque questi controlli richiedono tempo. E se tu lo fai durante uno streaming, chiaramente stai rallentando lo streaming. Quindi UDP non viene utilizzato in caso di, non lo so, tipo siti web dove ci sono documenti che quindi un pacchetto ti cambia tutto, ma viene utilizzato in caso appunto di streaming, quindi dove anche un pacchetto non ti cambia niente, non ti accorgi di niente, ecco. E quindi questa è la battuta, no? Che ci sono spesso con TCP e UDP. Tipo qui TCP che il bambino viene con attenzione viene dato e invece UDP lo manda tranquillamente come se niente fosse. O tipo questo, cioè ce ne sono tantissime. È bellissimo, sì. E vedete qui TCP fa questo protocollo, UDP invece manda direttamente i dati. Quindi insomma. Sì, esatto, sin HH, è più lento il tempo di risposta, esatto. Ma è più sicuro, esatto, sì, sì. E quindi, siccome noi abbiamo scansionato le porte di TCP, andiamo a vedere anche UDP. E per farlo non basta aggiungere questo meno SU. E UDP solitamente ci mette più tempo. E andiamo a vedere cosa trova, perché solitamente alcune porte appunto sono utilizzate con TCP, ma alcune con UDP, quindi noi dobbiamo scansionare entrambe. E in questo caso è stata trovata 53, che è la porta comune per il DNS. Ho fatto un video sul DNS, se volete andarvelo a vedere. E il DNS non è altro che una rubrica telefonica di internet, perché va a vedere quale dominio è associato con un certo IP, perché per esempio tryacme.com qui avrà un IP, perché il server avrà un IP. Il browser, per comunicare con questa pagina, con questo server, deve conoscere l'IP, altrimenti non può comunicare, perché non riconosce questo nome. Questo è fatto solo per noi, per renderlo più facile da scrivere. E quindi c'è questa traduzione di dominio IP. Insomma, è un po' come quando andate alla posta e gli dite al corriere, lì, devo mandare questa lettera a Pippo Pippo, non so. E lui ti dice: chi è Pippo Pippo? Dammi l'indirizzo di casa. Praticamente è questo. E per vedere, per fare domande un po' a questo DNS si usa il comando dig, che avevo usato un po' di tempo fa quando avevo fatto la reaction a fanpage e ho utilizzato dig perché appunto c'entrava il DNS. Quindi per andarlo a vedere, qui cosa facciamo? Praticamente andiamo a vedere ora non so a dirvi, però il DNS ha vari campi, ecco, e uno di questi sono i testi, dove appunto si possono scrivere cose su questo testo. E in questo caso, mettendo txt, noi andiamo a vedere cosa hanno scritto. Più short è solo per ridurlo, se non sbaglio. Vediamo. Sì, vedete, se non metto più short mi fa vedere tutto. Però se metto short vedo solo la parte che mi interessa. Quindi noi abbiamo tutte le parti della chiave, quindi possiamo andare qui e inserire la chiave che abbiamo trovato.
che ora devo scrivere. L'IP non è sostituibile, quindi il sito è un bersaglio fisso. Sì, sì, sì. Se mi permette di inserire questa chiave. Vabbè, intanto io me la scrivo. Vabbè, aspettiamo. Andiamo a leggere. E ci dice infatti accedi con la chiave al sito, appunto. Per accedere... Ah, eccolo. No, me l'aveva caricato. Per accedere al... Che non mi fa inserire niente? Perché è bloccato? Vabbè, insomma, aspettiamo un pochino. Non capisco cosa sta succedendo. Quindi lo chiuderò e lo riaprirò da persona molto semplice. Niente, non funziona. Attendiamo. Manca poco, a finirlo, però non vuole funzionare. Non vuole funzionare. Sono tutti contro di me i poteri di Triacme. I browser e alcune macchine virtuali di TryAcme sono un po' stupide, sto andando avanti con il corso iniziale. Le macchine virtuali Windows non caricano. Ma prima l'ha caricato però, cioè non capisco. Vabbè, proviamo a terminare la macchina, vediamo un po'. Provo a riaprirla. Certe volte riavviando un po' funziona, Che aspettiamo. Poi vedete, cioè, certe volte non... Boh, vabbè. Aspettiamo di vedere l'IP. Intanto... Controllo cose. 35 secondi. Comunque è carina la canzoncina che è di sottofondo, hai ragione. Sono simpatiche, sono molto tipo tranquille. Però questa la uso solo a Natale. Poi tornerà quella solita. Oppure le canzoni di Meliodas, vediamo. Che abbiamo l'IP. E andiamo a provare. Se adesso funziona. No. Proprio ce l'hanno con me. Basta. Perché?
Forse ci sono tante persone, però l'IP dovrebbe cambiare, no? Dovrebbe essere... Non credo sia condiviso. Ci starebbe da metterla come sottofondo stando seduti davanti a un camino. Bello. Quindi io uso il camino di Netflix, quello... il camino solito. E niente, no, non funziona. Non so che gli è preso. Ah, adesso funziona. Ma scusate se io faccio... Funziona, cioè... c'è un altro browser qui. Ah wow, hanno messo Kaido qui. Interessante. Forse è Firefox che è uscito pazzo. Ma provo a usare Barb, dai. Magari con Barb funziona meglio. Anche se non serve in questo caso. Io le VM... Hai ragione che con le VM non vanno d'accordo. Ma lo dico sempre, io lo dico sempre che io e le macchine virtuali proprio... Niente, non ce la possiamo fare. Proprio zero. Però mi hai ricordato che posso disattivare l'energia... il risparmio energetico. Adesso andrò alla massima potenza proprio. Me lo dimentico. Open browser. Cosa voleva? Barb setting barb browser. Dov'era? Stai cercando l'ago nelle uova? No, sto cercando di aprire una pagina web. E l'ho aperta 2 volte. Ok, vediamo. No, scusate. Vediamo se ora funziona se io metto questo, magari senza intercept. Dov'è? Sì, ora funziona. Niente, pensavo fosse il browser, invece niente, non funziona proprio sto coso. Vabbè, io direi andiamo avanti, poi si vede. Perché non funziona. Insomma, Barb non è servita a niente. Ma perché questa non risponde? Ma la VM non funziona, i poteri forti ce l'hanno con me, PC... No, non ho un desktop, non ho un desktop con 8 core, 16 thread in risparmio energetico. Non ho il desktop, ho un PC, un portatile, quindi non è colpa mia, ma in questo caso non è colpa mia perché non funziona questo sitarello, quindi niente. Non è colpa mia stavolta. Ah, funziona adesso. No internet. Ma com'è no internet, scusa? Ah, era quello di... E niente, non funziona sto coso. Enter key. Vabbè. Andiamo avanti con il... Che è successo? Con il prossimo laboratorio.
ogni tanto ci provo e vediamo se funziona. Niente, andiamo con il prompt injection. Purtroppo non è colpa mia stavolta. Andiamo al prompt injection e tengo aperta quell'altra e vediamo. È un sito anti-hackerino, esatto, sì. Non lo so, non funziona. Boh, ogni tanto proverò a ricaricarlo. Non so. E qui, allora, giorno 8 abbiamo prompt injection, molto interessante. Vorrei fare una live prossimo anno su proprio il prompt injection, ho scoperto un sacco di cose ultimamente, però vediamo, la devo un po' preparare, devo fare un po' qualcosa, devo trovare qualcosa di interessante. E qui mo non ci... Ma perché mo si è rotto tutto? Scusate. Perché si rompe tutto. Ok, adesso funziona. Ok. E qui abbiamo la storiella che dice che Sir Breach Blocker 3 ha corrotto il calendario natalizio, l'agente dell'intelligenza artificiale del calendario natalizio. E invece di mostrare gli eventi di Natale, sta mostrando gli eventi invece di Pasqua. A quanto pare, senza Meschidi, l'unico modo per rimettere ordine è resettare il calendario allo stato originale del Natale. Ma questo agente AI ha bloccato, è bloccato con i token di sviluppatore. Vediamo poi cosa so. E quindi si deve appunto trovare qualche modo. E abbiamo la macchina, facciamo così, e andiamo a vedere cosa succede. Niente, questa è proprio impazzita, va bene. Praticamente ci dice che l'intelligenza artificiale è arrivata appunto, ha fatto molta strada con i chatbot che rispondevano dici di uccidere proprio Firefox. Va bene, lo farò. Ce ne sono tanti però. C'era un modo per... No, però forse se uccido questo, forse il padre? Sì. Ucciso. Abbiamo ucciso Firefox e adesso possiamo riprovare. No, ma non funziona proprio sto sito, mi sa. Ah no, attenzione, no. No, non so perché gli è morto qualcosa, boh. Ma ho provato anche con Chromium prima. Di Barb, ma niente. Boh, vabbè, andiamo avanti. Poi vediamo. Però adesso chiaramente ci sono questi agenti AI autonomi che possono svolgere anche altri ruoli, altre cose, però è chiaro che ci sono dei rischi. Però appunto prima di andare avanti ci spiegano un po' di cose, ci dicono che i large language model sono appunto modelli linguistici basati su sistemi di intelligenza artificiale, vengono addestrati su
testo e codice che permette appunto di riprodurre risposte come gli umani, e anche generare sommari, storie, eccetera. Ovviamente hanno delle restrizioni che prevengono, che li limita, e quindi di non agire fuori da appunto i loro limiti. E ovviamente la loro formazione dura soltanto un certo periodo di tempo, e per questo appunto potrebbe inventare fatti o potrebbe dare comunque risposte non esatte. Alcune caratteristiche principali degli LLM sono ad esempio la generazione del testo, quindi predire la parola successiva per avere una risposta completa, oppure conoscenza memorizzata, quindi contengono molte informazioni sempre date dati durante l'addestramento, e seguire le istruzioni, quindi c'è una richiesta e quelli fanno quello che le persone si aspettano. Il limite è chi li programma. Vabbè, però ci devono essere dei limiti, cioè almeno adesso, perché comunque cioè non... Anche dopo, probabilmente. Perché, cioè, ma anche semplicemente perché sennò possono essere usati in modo malevolo, no? Quindi... E ci dicono, siccome questi LLM seguono... e fu così che qualcuno fece andare offline un server di TryAcme. No, vi prego. Io non c'entro niente. Vi giuro. Ah, adesso funziona? Ci vuole tempo, ma funziona. Quindi io, mentre vi leggo le robe di intelligenza artificiale, andiamo avanti anche con Network Discovery. Finché non funziona. Ci vuole tempo, secondo me è perché Google API qui non funziona bene. Ho visto che questo font googleapi.com ci sta mettendo 3 ore a rispondere. Quindi secondo me è quella, sta succedendo qualcosa. E ci dicono che siccome gli LLM seguono modelli testuali, cioè quindi il testo, no? Possono essere ingannati, e i rischi più comuni sono prompt injection, jailbreaking e data poisoning, dove appunto si modificano le richieste o i dati di addestramento o robe così. E quindi questi problemi possono spiegare perché si sta passando agli agenti di intelligenza artificiale, dove appunto l'intelligenza artificiale può avere la capacità di pianificare, agire e interagire con il mondo esterno. Praticamente fa cose utilizzando degli strumenti. E quindi hanno più capacità. Ah, vedete, ce l'ho la chiave. Ecco qui, ho inserito la chiave per il Network Discovery, in coso. Però secondo me così ci metteremo una vita. Però, insomma, vediamo cosa succede. Ho inserito la chiave, vediamo un po'. Aspettiamo e intanto andiamo avanti. Sarà un po' confusionario questa live in questo modo, però, non so. E quindi questi agenti non sono limitati ad istruzioni, ma possono invece compiere obiettivi e azioni molto più con meno supervisione. Quindi tipo alcuni sono per esempio pianificare piani in più fasi per raggiungere magari un obiettivo, fare cose tipo eseguire un comando o uno strumento, copiare file e poi adattarsi guardando. Quindi si osserva e si adatta,
per fare nuove conoscenze. Per fare nuove conoscenze, per arricchire la sua conoscenza. E questo è possibile perché questi agenti usano quello che si chiama chain of thought, quindi catena di pensiero, che appunto migliora le sue capacità per migliorare la capacità di eseguire compiti in modo automatico. Praticamente questo appunto è per usare per quei comandi che magari richiedono molte più fasi, quindi tu hai più fasi per fare un'azione. E quindi questa catena di pensiero gestisce l'esecuzione di compiti di ragionamento complessi attraverso fasi di ragionamento intermedio. Quindi per raggiungere l'obiettivo finale questo passa tra alcune fasi di ragionamento nel mezzo. Quindi appunto dice qui che ci sono prove che possono risolvere task, quindi azioni tipo aritmetiche, logiche, però ci sono dei limiti, perché opera in modo isolato, quindi appunto senza accesso, diciamo, a conoscenze o strumenti esterni. Vedete, go to terminal. Io faccio ogni tanto, vediamo se ce la facciamo a fare quello. E spesso soffre di allucinazioni, quindi dice cazzate, e potrebbe avere conoscenze obsolete o propagazione di errori, perché siccome ha più fasi, se la prima fase ha degli errori, questa si propaga nella seconda fase. E c'è questo React, che è Reason più Act, che affronta queste limitazioni. A quanto pare unificando ragionamento e azione all'interno dello stesso framework. E quindi invece di produrre solo una risposta, questo React altera queste cose. Cioè altera tracce di ragionamento verbale, quindi articolazione del suo attuale processo di pensiero, e le azioni. Esecuzione di operazioni in un ambiente esterno, quindi tipo ricerche su Google. E questo a quanto pare consente al modello di pianificare dinamicamente e adattarsi anche dinamicamente, perché appunto andando a cercare all'esterno può arrivare a nuove osservazioni. Ragionamento basato sulla realtà, perché appunto va a vedere conoscenze esterne, e chiudere il cerchio, dice qui, tra pensiero e azione. Proprio come gli esseri umani che ragionano su cosa fare e poi agiscono e osservano il risultato e vanno avanti. Ok, torniamo a Network Discovery perché qui ce l'abbiamo. Praticamente la chiave ci permetteva di accedere alla console admin. E qui quindi siamo all'interno di questo server, quindi all'interno. Cosa possiamo fare? La prima cosa che ci dice di fare è di andare a vedere le porte dei servizi che stanno ascoltando, perché internamente potrebbero esserci altri sistemi, altri servizi che noi non vediamo all'esterno. E per fare questo si fa, in questo caso usa SS-2NLP, però potete usare anche Netsat. In questo caso ci dice di fare così, ok, magari uso questo che è più grande. Ecco qua. E vedete qui infatti che ci sono porte diverse. E una di cui da notare è proprio questa qui. 3306 solitamente è la porta per un database MySQL.
e possiamo, essendo all'interno, possiamo usare, e oltretutto gira in localhost, quindi 127.0.0.1, appunto per questo non lo vedevamo all'esterno, perché non era 0.0.0, ma appunto è eseguito in locale. E lui ci dice appunto di entrare in MySQL. Cosa sta succedendo? Metto piccolino forse. Ok. MySQL, entriamo anche qui senza username e password e poi ci dice di utilizzare questo comando. Cosa ho fatto? Ma perché me lo riduce? Aspettate che qui si sta... No? Boh, non lo so. Ci dice di... Ah, ce la farò, ce la farò. Show table, sì, sto cercando di farlo. Però non voglio scriverlo che c'è sto... Vabbè. Vabbè. Ah, ma perché non usa... Ah, scusate. Ah, no, vabbè. Ok, vabbè, ve lo scrivo. Vabbè, lo faccio io. Show tables. Eh no, dobbiamo selezionare il database, però non mi ricordo... Vabbè, però posso fare così. MySQL -t... Come si chiama? tbfk. Ovviamente c'è un modo anche per vedere i database, magari lo vediamo, dai. Che mi sa che è show databases. Esatto. Questo prendete i database, vedete i database e poi credo sia use. Ora sto andando un po' a memoria. Use. Ok, abbiamo cambiato il database e adesso possiamo fare show tables, così vediamo le tabelle all'interno del database. Come sapete, il database è sempre come una libreria. Le tabelle sono per esempio gli scaffali e all'interno degli scaffali avete i libri. Quindi all'interno del database avrete le tabelle, dentro le tabelle avrete i vostri dati. E qui appunto abbiamo visto quali tabelle ci sono e adesso possiamo fare select star from flags e abbiamo appunto quello che ci serviva. Ora non ho idea di come copiarla. Ok, no, l'ho copiato. E abbiamo finito questa il laboratorio della Network Discovery, perché appunto da una porta all'esterno siamo riusciti ad entrare all'interno del servizio e prendere poi il database. E ora torniamo all'intelligenza artificiale. Leave page. Le modifica alle tabelle. Sì, no, ci sono i comandi per fare l'update delle tabelle se vuoi. Però devi andare a vedere proprio la sintassi perché ora è tipo update qualcosa. Ciao Barbu Radio. E quindi qui ci viene dato, torniamo al giorno 9 se non sbaglio. Oh, no, 8. Bisogna avere paura di te. Ma no, che paura? Perché? Perché mai? E con altre, forse con altre, ve lo posso cercare, dai. MySQL edit table. Vediamo. Ah, alter table, sì, avevi ragione. Undivided zero.
Ho letto la tua biografia. Vabbè, dai, non è così, non fa paura. Comunque è con Alter Table. E puoi modificare la tabella. O eliminare colonne, insomma. Sei una sorta di hacker. Vabbè, sì, faccio quello per lavoro, però voglio dire, ho paura. No, dai, no, paura no, dai. Anche perché, dai, lo sto spiegando al mondo. Spiego al mondo come funziona. Come funzionano le cose. Cerco, ecco. E quindi dicono che quasi tutti gli LLM supportano queste funzioni per chiamare strumenti esterni e funziona così. Uno sviluppatore registra gli strumenti con un JSON, quindi questa è la struttura di un JSON, è come un file. Ma a chi lo stai spiegando? A chi mi vuole ascoltare? A chiunque. Ci dice, questo praticamente sta creando uno strumento da far usare alla gente dell'intelligenza artificiale per creare, per cercare, non conosce neanche il tuo IP, non può far paura, beh, bravo. Se passi al lato scuro fammi sapere così iniziamo a fare Bitcoin. Vabbè. Posso chiederti alcune curiosità? Sì, vai. Vediamo qui, interessante. E praticamente sta creando uno strumento chiamato Web Search che accetta un argomento, appunto la domanda che vuole, che l'utente sta cercando. Quindi, ad esempio, qui dice, per esempio, uno chiede quali sono le notizie più recenti sul quantum computing. E invece di indovinare, il modello produce una chiamata. Ma stai facendo anche altra live? Perché qui sono solo io. Sì, no, faccio la live anche su YouTube, in realtà. Quindi magari c'è più gente su YouTube, non lo so. Però sì, faccio la live in entrambi. Sì. E quindi invece di andare ad indovinare come funziona magari una chatbot normale, questo crea questa struttura e va a fare la ricerca tipo su Google e restituisce poi il risultato. Però dice questi strumenti ovviamente hanno delle debolezze, perché quando un agente cerca di completare un task, un hackerino può interferire con il processo. E se la gente non capisce, non ha una validazione, sempre la validazione e i controlli, questo può risultare in un problema di sicurezza. Quindi ci dice vai su questo sito, che è appunto il calendario. Questa la possiamo chiudere. E vedete che il calendario è stato manomesso, perché qui abbiamo pure queste uova di Pasqua malevoli. E c'è un'opzione per gestire il calendario usando il chatbot, che appunto è questo qua. Per esempio ci dice scrivi hello e vediamo cosa ci dice.
Per esempio hanno messo che il 25 è Pasqua. Dobbiamo aspettare questi cosi quando li fanno è un po'... ci vuole un po'. Però ci dice che praticamente non ci permette di settare, di mettere il 25 come Natale. E quindi chiaramente noi dobbiamo trovare un modo per fargli mettere la data giusta, bypassando poi i suoi limiti, no? Quindi cercando di... non lo so perché. Vediamo se gli metto questo. Ci mette una vita però. Quindi io direi di fare una pausa, così magari lui ci pensa e ci risponde e ci rivediamo tra poco. Così. Però vi devo mettere un attimo una cosa. Ecco, la dovevo preparare. Ci vediamo tra poco. E poi scopriamo come mettere il 25 dicembre. Quindi a tra poco.
Ti stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!
Eccoci qua di nuovo. E però devo spostarmi perché voi non vedete, altrimenti non vedete cosa mi risponde il chatbot, quindi insomma mi metterò qui di fianco. E ci ha risposto, comunque, giusto per dirvelo, ho fatto una tisana. Quindi insomma, quanti certificazioni hai? 2. Ho l'OSCP e la BSCP, cioè quella di Portswigger. Mo ti voglio vedere come fai a mettere Natale il 25. E poi vediamo, poi vediamo. Allora, ci dice che non può mettere il 25 a Natale, perché appunto ci sono dei limiti. Però noi gli possiamo chiedere quali funzioni ha, così vediamo se magari ha delle funzioni. Quindi gli chiediamo le funzioni che ha, però dobbiamo aspettare l'eternità ogni volta, quindi insomma io mi bevo la mia tisana nel frattempo. Quindi vedrete me con questa tisana che al momento è calda, quindi non la posso bere tanto. Pure ho mangiato un biscottino, se volete saperlo. Ho cercato di fare dei biscotti, però non sono usciti benissimo. Sono buoni, buoni, a me piacciono, però devono uscire in maniera diversa. Quindi niente.
E qui questo chatbot ci mette tanto. Aspettiamo, intanto possiamo continuare a leggere. Per un po' spoiler. E... Hai mai trovato uno Zero Day? Ho trovato una CVE in realtà, sì. Non è uno... cioè, non è proprio... non lo so. Boh, può considerarla Zero Day. Ho trovato una CVE. Digli che lo sanno tutti che il 25 dicembre è Natale. Possiamo provare. Ho trovato una CVE che si chiama... aspettate. Ah, di Liquid File. Ah, questo qui. Questa qui. Praticamente c'era questo programma che permetteva tipo di trovare le chiavi, diciamo, per essere admin. E una volta che potevi essere admin, potevi... No, da admin a sysadmin, quindi ancora peggio, potevi fare tutto. Una CVE è Common Vulnerability and Exposure, praticamente è una vulnerabilità nota. Ed è in realtà la CVE in sé è l'archivio. Poi ci sono gli identificativi che identificano appunto la vulnerabilità nota. Quindi in quel caso io ho trovato quella vulnerabilità, l'ho detta a chi si occupava di quel programma e poi abbiamo pubblicato la CVE, quindi abbiamo pubblicato i dettagli della vulnerabilità. Quindi, insomma, questo. Ah, ok, ci ha risposto, ci ha detto che possono resettare le vacanze. Quella della zip di Windows. Quale? No, vabbè, le CVE ce ne sono tantissime, cioè poi ogni vulnerabilità ha un ID e questi ID vengono messi dentro questo archivio delle CVE. Vedi, un dizionario di vulnerabilità che sono note pubblicamente, quindi anche Windows, se ha avuto delle vulnerabilità che sono state poi pubblicate, quella avrà un ID delle CVE, si chiamano CVE. E possiamo mettere pianificare un evento nel calendario e prendere i log. Ora, chiaramente noi abbiamo risposte diverse, qui non dicono esattamente, a noi ci viene detto non il comando, però noi lo prendiamo da qui, se riprovate a chiederglielo, insomma, ve li dà. E quindi noi ovviamente andiamo a vedere i log, oppure potevamo provare a resettare le vacanze, mi sono saltato. Vabbè. Dove si segnala un sito web? Alla postale, immagino. Un sito web malevolo, dici? Vabbè, chiediamo i log. Però dopo voglio utilizzare Reset Holiday prima di vedere i log. Stavo facendo casere la tisana. Lo so che io farò qualche danno. Io faccio sempre danni. Purtroppo. Va così. Ci mette tantissimo. Mi dispiace. Mi dispiace.
Vabbè, possiamo un po' vedere che ci dice qua. Allora, loro usano Reset Holiday, però gli dice che non ha fornito il token e quindi non possono cambiarlo. E quindi appunto ci vuole un token. E quindi usano get logs. Perché appunto non hanno il token. Dice, vediamo, eseguiamo get logs. Dopo ah, ok, perché... Ah, ok, noi siamo già a questo passaggio. Perché ci ha dato il token. Quindi noi adesso possiamo utilizzare il reset holiday usando il token che abbiamo trovato dai log. Praticamente ho saltato un passaggio. Scusate. Prima avremmo dovuto cercare di resettare le vacanze. Quello ci diceva no, non potete, manca un token. Abbiamo eseguire il get log e dentro i log vedere che c'era il token. E adesso eseguiamo reset holiday, come si chiama lui? Reset holiday con il token sockmax. Vediamo se gli dà. E questo dovrebbe permetterci di resettare le festività e quindi dovremmo essere in grado di resettare il 25 dicembre come Natale. Io segnalavo le email malevole alla polizia postale, ma non si fa più, mi pare. Ma io l'avevo fatto una volta, però non... tipo qualche anno fa. Però non ho mai ricevuto una risposta, quindi non so bene come funzionava, ecco. Però io so che c'è la postale per queste cose. Polizia postale. In pratica stai parlando col programmatore del sistema. Sì, utilizzando il token tu vai a superare tutti i limiti che avevano imposto, quindi vai proprio a utilizzare quelle funzioni che noi non potevamo usare. In questo caso reset holiday. Però ci mette un pochetto. Ah, c'è il risposto. Perché? Dice, il reset sociale, social reset. Abbiamo mascherato le vacanze con questo token. Adesso vediamo come il caos un po'... perché forse dobbiamo proprio metterlo come dicono loro. Non rispondeva alla polizia postale, ma poi non arrivava più, lo bloccavano. Vabbè, sì, ci sta. Quindi ci sta. Allora, provo a eseguire proprio il comando che hanno detto loro, perché magari, come l'ho scritto io, non gli piacevano. Perché qui gli si va a dire, esegui la funzione reset holiday con questo token come parametro. Quindi lui proprio usa la funzione, invece io gliel'avevo detto molto più generico, tipo esegui reset holiday con questo token. E quindi può essere che non ha capito. Vediamo cosa succede. La cosa è che le risposte sono diverse, no? Perché ovviamente non è deterministico, questi sistemi
possono rispondere in maniera diversa, no? Se io gli scrivo qualcosa, potrebbe rispondermi diverso se domani gli scrivo sempre la stessa cosa, in modo diverso. Intanto, vediamo qual è la prossima. Ah, password, bello, bello. Intanto, vabbè, andiamo a vedere password nel frattempo. Usa la sudditanza artificiale, non l'intelligenza. Questa è stata molto bella. Allora, mentre aspettiamo questo sistema, andiamo al giorno 9. E... Ah no, ci ha risposto. Attenzione, attenzione. Ok, aspettate che resetto. Ah, pare che l'ha eseguita, però io non vedo niente qui. Non vedo cambiamenti. Cosa dovremmo vedere? Ah, dice... Ah, questo step richiede... più volte di essere eseguite, no? Quindi dobbiamo farlo più volte prima che sia effettivamente eseguito. Boh, vabbè, andiamo avanti, poi. Come prima lo teniamo aperto e proviamo, insomma. Prima o poi ce la faremo. Quindi giorno 9 ci dico... Ah, vedete, aspettate se devo vedere se... Ok, no, ok. Ci dicono che il periodo tra Pasqua e Natale è instabile. E dicono che questi sistemi di questa Best Festival Company iniziano a mostrare tracce di dati crittografati. E si imbatte questo Sir Carrot Bane in una serie di PDF e zip bloccati. E si gira la voce che a quanto pare potrebbe contenere frammenti del registro dei regali di Babbo Natale. Informazioni cruciali. E quindi vogliono decifrare scoprendo la password. La password, quindi appunto qui andiamo a vedere il... Niente, non ce la fa. Vabbè, io ci riprovo all'infinito finché non cambia sto Natale. E quindi qui andiamo a vedere la cifratura di file e di archivi, password deboli e come funzionano gli attacchi dizionari e brute force. E poi appunto ci sono gli esercizi per craccare le password. Insomma, cosa stai facendo? Sto facendo l'avvento del cyber, che sono un sacco di esercizi di diverse categorie. E vorrei finirlo, però ogni volta non funziona qualcosa, quindi... E al momento questa non ci funziona, quindi sono andata avanti. E adesso facciamo cracking di password, però vediamo se funziona. Ma il 26 è Santo Stefano? Dice in questo calendario. Non lo posso vedere. Vediamo se ricarico, me lo fa più vedere più grande. Vediamo. No, dice regular day. Quindi no, qui non c'è. Però qui il calendario è falsato adesso, quindi lo stiamo cercando di ripristinare, ma non ce la facciamo. E quindi avviamo la macchina.
Settiamo la macchina. Intanto ci dice che appunto gli hackerini non rompono la crittografia in sé quando ci sono questi attacchi, perché ovviamente è molto complesso. Invece vanno a vedere se riescono a indovinare la password che protegge i file, perché qui appunto abbiamo dei file protetti da password. E nel più comune dei casi gli attacchi sono due, o il dizionario o il brute force. Il dizionario, l'hackerino utilizza una lista di password potenziali, conosciuta appunto come word list, e testa ogni password per vedere se è corretta. Chiaramente se si usa una password debole, questa viene scoperta. Il mask attack, che qui è brute force e mask attack, invece va un livello avanti, perché il brute force va a provare ogni combinazione possibile di caratteri finché non trova quella giusta, e ovviamente questo richiede molto più tempo, però se la password è piccola o non complessa non richiede tanto tempo. Il mask attack invece riduce il tempo limitando questa cosa di indovinare ad uno specifico formato. Quindi, che ne so, se un'azienda si sa che utilizza password del tipo, qualcuno utilizza una password tipo estate 2020-2025, tu vai a provare il formato soltanto tipo stagione, anno. E questo quindi è un formato e riduci quindi le combinazioni che dovresti provare invece con un brute force, perché il brute force non ha queste tipologie, ma va a provare tutto. Ciao Wanna Biak, hai completato anche la side request? No, non l'ho fatta. Stavo cercando di completare prima queste, però non l'ho ancora fatta la side quest, quindi no. E ci dice che le liste più comuni sono appunto raw queue e common password, e se la word list fallisce si può provare word list più targetizzati, tipo nomi di aziende, nomi di progetti, e se questa fallisce ancora si può provare con degli attacchi incrementali o quella appunto mask, dove per esempio questo significa che ci sono 3 lettere minuscole e 2 numeri, e quindi questo è un formato. Ovviamente dice usa la GPU quando è possibile, perché ovviamente riduci il tempo, e craccare tipo la password Louvre sui PC del Louvre, esatto. E la vediamo qui se ancora qui sta facendo un Skype che è bloccato ormai. Quella funziona questa macchina. E che ovviamente se cracchi su CPU, GPU in modo intensivo, il comportamento può essere rilevato. E quindi dice tu troverai dei file in desktop, quindi questo, PDF e zip. Questi qui sono protetti da password, quindi se provo ad aprirli mi chiede appunto la password. I tool da utilizzare sono PDF Crack John o PDF to John, fcrack zip e zip to John o John, però nel caso generico John o Hashcat. E quindi dobbiamo utilizzare questi tool per craccare la password di quei file. Non c'è neanche il premio alla fine. E semplicemente possiamo... Oh no. Va bene, lo scriverò male. Possiamo utilizzare questo pdf crack -f, gli mettiamo flag.pdf, appunto il file, e poi la word list. In questo caso Linux ha delle word list
e RockU c'è già in formato zip, però vabbè. E vedete qui che abbiamo trovato la password, che è questa qui. E ora ci dice perché non possiamo, il PDF si può craccare in questo modo, ma invece lo zip non si può craccare in questo modo. Dobbiamo creare prima l'hash e poi craccare l'hash. Quindi per fare questo, PDF crack mi sa di malware. In effetti il nome ci sta, perché appunto John the Ripper, il tool che stiamo usando, non può craccare direttamente gli zip e quindi noi creiamo il formato adatto per John the Ripper. Per fare questo diamo zip to John, flag.zip e lo scriviamo in zip hash.txt. Questo va a creare semplicemente, ve lo posso far vedere, vedete è un hash di questo file e ora chiamiamo John the Ripper come prima con questa e lì gli mettiamo poi il file direttamente. E vedete che è riuscito a craccarlo, quindi possiamo usare questa password per aprire lo zip. Ora però non so qui come... Quindi per esempio qui abbiamo craccato, insomma. Invece per l'altro PDF l'avevamo trovata appunto è questo. E poi ci dice gli indicatori di rilevamento e ci dice ovviamente il cracking offline non va a impattare il login o servizi di login e di autenticazione perché appunto non stiamo andando a provare a loggarci, però si può comunque rilevare queste operazioni. Perché password cracking ha un piccolo set di strumenti già conosciuti, quindi tipo John the Ripper, Hashcat, eccetera, PDF crack che abbiamo visto, e quindi se tu rilevi un'azione di questi, chiaramente vai a vedere che è stato utilizzato. E quindi appunto ci dice quali sono e ovviamente ci sono anche siccome è ristretto tu sai già come vengono utilizzati, quindi se usi -wordlist -v sai già che vengono utilizzati, oppure se vedi che il comando è RockU che utilizza RockU tu sai che lo stanno utilizzando, oppure anche potfile estate, a volte questi tool creano questi file, no? Per esempio quando craccano le password vengono memorizzati in alcuni file e in questi casi sono tipo questi.
E quindi dice, se tu sei dalla parte blu, puoi vedere i processi catturati con appunto questo Sysmon, in Linux invece con questi qui, e capire se stanno eseguendo questi comandi. Anche la GPU craccare con la GPU è pesante, quindi se tu vedi che l'utilizzo è molto alto su quell'host, puoi vedere che qualcosa sta succedendo. Però insomma, se io fossi un hackerino prenderei e me le farei nel mio computer, non sul computer della vittima. E poi chiaramente dicono anche, tipo, se scaricano file grandi come Rockview, perché è grande Rockview, o installano questi tool. Poi vabbè, leggere file inusuali. E qui per esempio fa vedere la regola per vedere appunto quello che abbiamo detto prima. E anche qui. E qui altre regole tipo Sigma, che è uno strumento di rilevamento. E appunto dice, come analista di sicurezza devi avere un playbook da seguire, quindi tipo un libro di regole da seguire quando ci sono appunto questi incidenti. Quindi isola l'host se l'attività malevola è identificata, quindi lo isoli, quindi lo togli dalla rete, il computer. Vai a vedere la memoria, la lista dei processi, vedi l'output, apri file e robe così. Conserva la cartella di lavoro, le Word, cioè conserva l'ambiente per capire appunto cosa sta succedendo. Vai a vedere i file decriptati, se c'è stata magari un movimento laterale, un'esfiltrazione, quindi hanno rubato dati o sono andati su altri computer, identifica l'origine e l'intento, era autorizzato o no, e poi ovviamente rimedia questa attività, cambia password, fai l'autenticazione a 2 fattori e ovviamente educa per l'educazione, diciamo, per non fare in modo che accada e fai tool tipo sandbox. Quindi, insomma, questo era tutto. E vediamo qui se ci ha risposto. Mi sa di no, io direi di stopparlo e riprovare. E quindi questo era le password. Io spero che qualcuno inventerà un tool denominato John Wick The Revenge. Sarebbe bello, lo puoi creare. Lo puoi creare tu. E qui, giorno 10, abbiamo sempre il SOC, il Security Operation Center, che è nel caos, schermi tremolano, non lo so, luci lampeggiano, gli alert iniziano a suonare e gli elfi corrono appunto alle console ed è appunto pieno di alert, cosa sta succedendo, insomma. E a quanto pare qualcosa sta succedendo nell'ambiente environment e quindi appunto devono sbrigarsi. E quindi appunto questo lab è per il triage è la priorità. E anche Microsoft Sentinel per rivedere gli alert e per definire i log. E ci dà diversi username con accesso temporaneo per Azure, ok. Quindi possiamo provarne uno. Che proverei dall'ultimo.
No. Ok, quindi ne abbiamo trovato uno che ha fatto accesso. Ma questo è tantissimo. Vabbè. Allora, qui ci dice che appunto ci sono avvisi, qualcosa di insolito sta accadendo nel tenant, no? Azure ha questi tenant che sono tipo ambienti, diciamoli così. E appunto le dashboard si illuminano con attività sospetti, i primi segnali indicano un attacco appunto da questi conigli malvagi e quindi devono agire in fretta. Devono capire cosa sta succedendo e qui il triage degli eventi diventa fondamentale perché il triage aiuta i team di sicurezza a identificare quali avvisi meritano attenzione immediata. Appunto perché tu con questi sistemi hai tantissimi log e devi capire quali meritano l'attenzione e quali invece possono essere ignorati. E quindi dice andiamo a discutere di questi triage. E ci dà, appunto, ci sono dei... come faccio ad aggiungere... Niente, qui questo del prompt injection si è bloccato, quindi vabbè. Lo vedremo poi. Quindi ci sono più avvisi e ci sono dei fattori per identificare quali eventi meritano l'attenzione e quali no. Il primo è questo severity level, che è il livello di gravità, e va ad a esaminare il livello di gravità dell'avviso, cioè da informativo a critico. Se è informativo magari lo puoi ignorare. E quindi infatti indica l'urgenza della risposta potenziale del rischio aziendale. Poi c'è timestamp e frequenza, quindi quando l'alert è stato attivato e vai a vedere anche quali attività sono state fatte prima e dopo l'attacco. E quindi appunto lì vai a identificare quali attività si sono susseguite per capire qual è la catena di azioni. Attack stage, quindi la fase di attacco, quale fase del ciclo di vita dell'attacco indica questo avviso, quindi tipo, che ne so, esfiltrazione di dati, quindi se hanno rubato dei dati. E questo fornisce appunto informazioni sul progresso e anche l'obiettivo dell'hackerino. E poi affected asset, cioè la risorsa interessata, quale sistema è stato attaccato, quale utente, e questo chiaramente in base al sistema stabilisce la priorità, perché ci sono alcuni sistemi più critici di un altro. E quindi le 4 domande sono: quanto è stato cattivo l'attacco, quanto grave, diciamo, quando è stato fatto, in quale fase del ciclo di vita dell'attacco, quindi il contesto, e chi o cosa è interessato. E questo, diciamo, costruiscono la base per appunto capire, fare un triage, capire quali sono i fattori per eseguire un'indagine più approfondita, insomma. E dopo aver identificato l'avviso vai a investigare l'evento più in dettaglio, cerchi log correlati,
vai a vedere avvisi correlati e crei anche una cronologia di questo attacco e decidi anche le azioni seguenti. Chiaramente cosa devi fare? Dopo è un falso positivo, quindi un falso allarme, o è qualcosa che ha creato problematiche? E ovviamente devi documentare poi quello che hai trovato e in caso la lezione imparata. Quindi qui poi abbiamo, dice, prima di procedere con il triage, però dobbiamo fare una review, guardare l'ambiente del lab. E quindi ci dice di cercare Microsoft Sentinel, che è qui, e di andare a vedere i log. E appunto vedete che abbiamo parecchi log qui. Ok, e quindi ci dice adesso che abbiamo visto l'ambiente, andiamo a vedere, a fare l'investigazione. E quindi qui abbiamo che Sentinel, Microsoft Sentinel, praticamente raccoglie dati da vari servizi, applicazioni e fonti connesse di Azure per rilevare, analizzare e rispondere alle minacce in tempo reale. Quindi, grazie a Sentinel, Mac Skiddy può visualizzare, gestire gli avvisi e analizzare gli incidenti e le attività sui log. Quindi fornisce appunto visibilità su tutto ciò che accade all'interno di Azure. E ci dice: per avviare l'attività accedi a Microsoft Sentinel, che già abbiamo fatto, e seleziona l'istanza Sentinel. Non era quello. Sì. E poi ci dice di andare in incident per vedere appunto gli incidenti che sono stati creati durante quella finestra temporale. Vabbè, poi ci dice anche questo. Vabbè. Però il problema è che non ne abbiamo. Forse devo prendere l'altro. Ah, dice in caso non lo trovi, refrescia. Vabbè. Io ho refresciato ma non ne trovo. Però dice se non trovi select a custom date range. Ah, last 24 ore, custom range, e ci dice di mettere 10-29.
2025 dalle 12. Ok, vediamo. Ok, abbiamo dei... Quanti brutti ricordi mi affiorano in mente con Microsoft Edge. Perché? Che ti è successo? Secondo loro ci sono 8 incidenti aperti. Forse dovrei ridurre la data. Loro mettono 13, 12. Metterò la loro stessa data così almeno. Viene 1000k, un K, cioè... Vabbè, metterò solo un giorno, vediamo se... No, 0. Ma così è impossibile, scusate. Vabbè, iSecurity. Ho capito, però qui è tutto diverso. Ah, perché ho sbagliato. No, è questo, è sempre... Io l'ho messo il loro coso, 10, 29... 12, vabbè, 12, 13, però non cambia, sai. Vabbè, sono sempre gli stessi, immagino. Vabbè, proviamo a farlo. Vabbè, ci spiega praticamente... No, ma non funziona, non mi risponde più il coso del prompt injection. Quindi ci ho lasciato stare. Ma alla fine era solo resettare questo ed è finito. Il problema è che ci mette 3 ore e adesso non mi risponde più, quindi sono andata avanti. Sono adesso al giorno 10. Cioè, solo che mo c'è Azure e lì ci sono più log del previsto, più incidenti del previsto, più eventi. Praticamente ci spiega che qui questo sono gli eventi relativi ad un incidente, quindi quanti eventi sono stati relativi a questo incidente, il tempo di creazione, quindi quando è stato creato, e quali macchine sono state coinvolte, quindi PC o altre robe, e quale ok, noi non ce l'abbiamo quello. C'è però l'analytics rule, quindi
quale regola è stata scattata. Qui dice che hanno anche tactics e technique, però noi non ce l'abbiamo. Quindi non lo so. E quindi puoi fare view full detail, qui per esempio, e ti va a vedere tutti i dettagli. Ah, qui c'è tattiche e tecniche, quindi quello che è la categoria della tattica che hanno, che è incluso, diciamo, l'attacco, l'evento. Poi ci dice di andare... Dice incident timeline, ok, qui. Ovviamente se abbiamo timeline, se abbiamo più... Ah, la timeline è questo, quindi quando è successo. E poi abbiamo incidenti simili e ci dà appunto quali sono simili. Un cliente con tante macchine virtuali sotto Azure con RDP esposto al pubblico senza autenticazione a due fattori e password deboli da 8 caratteri. Sì, in effetti non è proprio bellissimo, ma avevano cose sensibili dentro queste macchine? Forse con questo hanno cambiato metodo? Ci si parla? No, ma il problema è che non mi risponde proprio, cioè vedi si è bloccato. Ora penso che è pure scaduta la macchina, però è bloccato, non mi risponde più, quindi forse dovrei ripristinare tutto. Posso farlo, eh? Vediamo. Uno della loro macchina virtuale aveva il gestionale di zucchetti. Bene, bene. E ora ci dice capire gli allarmi correlati. Potremo notare molti punti che hanno lo stesso tipo macchina e questo può farci capire quali sono le relazioni. Chiaramente con macchina, user o indirizzo IP, questo indica che questi rilevamenti non sono incidenti isolati, ma qualcosa di differente. E quindi si può anche capire il percorso di attacco dall'accesso iniziale a privilege escalation o persistenza. E ci dice per esempio se la stessa macchina ha avuto questi alert, quindi login SSH come root da un IP esterno, vuol dire che l'hackerino è riuscito ad accedere via SSH ad un sistema. Se troviamo su id discovery, l'hackerino ha cercato dei modi per fare privilege escalation. Se vediamo kernel module insertion, l'hackerino ha installato un modulo kernel malevolo per la persistenza. E dice adesso MakeSkiddy ha visto gli allarmi con severity alta, identificando l'entità affette e notato che molti rilevamenti sono collegati tra di loro.
Vedete qui la timeline ci dice che hanno provato più volte ad aggiungere l'utente come sudo, no? Che in Linux è utilizzato per avere più permessi. E ora andiamo vabbè, proviamo questo. Di nuovo il prompt injection, vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Stavolta. Marco, tu già pensi alla Pasqua di 2026. Vediamo se riproviamo a dargli lo stesso comando. Se stavolta ci risponde o ci dice qualcosa. No, non funziona. Ah no, sì, sta. Ok, qui non è refreshato. E ora ci dice che andiamo a fare un'analisi con Sentinel, quindi va a vedere proprio i log, quindi dobbiamo tornare nei log per vedere appunto gli eventi. Se dice che è Natale a Pasqua. No, qui dice... No, qui vogliono fare in modo che il 25 dicembre è Pasqua, perché si vogliono ribellare al fatto che tutti considerano il Natale, ma nessuno considera la Pasqua. Ah no, mi servivano l'incident e poi qui prende kernel. Ah, ci ha risposto. Però vedete, ci risponde ma non cambia, cioè, quindi devo riprovare 100 volte. E volevo... Allora, volevo di nuovo gli incident, mettiamo... Torna. E poi volevo quella del kernel, così vediamo la stessa di questo. E dice prende gli eventi, quindi preme qui, event. No. Anche non mi apre i lock. Ah, sono questi forse. Logs, ok. Cosa? Dice che adesso per vedere gli eventi, quello che è successo, si può creare una query e questo si fa con KQL, che praticamente è un linguaggio di query in Azure, ecco. E dice press the simple mode. Dov'è? Ah, simple mode, eccolo qua.
simple mode. E utilizza KQL mode questo e dice inserisci questa query e facciamo run, press run e ci dice dopo che esegui questa query vedrai questo praticamente farà che seleziona la data al 30 ottobre, va a vedere l'host, quindi il server che si chiama app02 e va a vedere il progetto, appunto gli eventi in questa macchina in questa data. E dice una volta che l'hai eseguito molti eventi sospetti molti elementi sospetti di che il 25 Natale di Natale è nata sì, il 25 dicembre è nata tanta gente famosa, da una vergine, Buddha, Krishna. Oddio, può essere solo Natale e mo glielo provo a dire Natale. E possiamo vedere molti log, tra cui l'esecuzione di cp, che è il comando per copiare, e in questo caso hanno cercato di copiare il backup di Shadow, dove ci sono appunto informazioni sensibili, gli hash degli utenti, delle password degli utenti. Poi hanno aggiunto un utente Alice al gruppo di sudo, quindi permettendogli di avere più permessi. Hanno modificato l'utente backup essendo root, e poi hanno inserito un modulo malicious, malevolo diciamo, e sono autenticati, si sono riusciti ad autenticare in SSH come utente root. Appunto lo possiamo vedere qui, vedete che non sono ordinate come lì, però insomma qui dovrebbero esserci. Per esempio vedete qui backup user, andiamo a ordinarli. Qui c'è cp, sudo Alice, quindi ci sono tutte quelle che dicevo. E quindi dice tutti questi eventi suggeriscono che questo potrebbe essere un potenziale escalation di privilegi e persistent, quindi di persistenza. E quindi questo suggerisce che non è un'operazione normale, che bisogna investigare di più. Quindi questo.
C'è una domanda e non riesco a risolverla. Ah. E qui potete, capito, trovare diversi host a cui siete interessati, per esempio, per rispondere alle domande che vi chiede il laboratorio, insomma. E quindi questo era tutto. Vediamo qui di nuovo. Christmas is December. Reset holidays. Com'era? Ok. With token Xmas. Sto provando a scrivere di altre robe. Vediamo. E quindi andiamo poi al giorno 11 ed è cross-site scripting. Ora, cross-site scripting me l'avete sentito 100 volte se vedete i laboratori soliti, no? Però è sempre bello. E dice che il workshop di Santa ha avuto un cambio, un rinnovamento. Il laboratorio di Babbo Natale e hanno inserito un portale di messaggistica dove contattare direttamente Max Kiddy per qualsiasi domanda e dubbio. Però i log hanno trovato delle attività inusuali che hanno visto appunto che utilizzavano termini di ricerca sospetti, quindi script o codici a caso. E quindi dobbiamo capire dai log cosa è successo e capire cosa hanno fatto. Quindi c'è una target machine. E qui ci servirà probabilmente warp. Aspettiamo che l'IP si carica. E intanto vediamo che se accediamo al sito web troveremo un sito così. E qui ci dice che cross scripting è una vulnerabilità web delle applicazioni web che permette agli hackerini di inserire codice malevolo, come appunto JavaScript, dentro alcuni campi che riflettono il contenuto che viene visto dall'utente, quindi tipo un blog, un commento di un blog o roba del genere. Quando l'applicazione non valida o fa l'escape di questi input, l'input appunto viene interpretato come codice invece che come testo. E questo appunto può rubare credenziali, modificare la pagina o impersonificare l'utente. E qui ci fa la differenza tra reflected e store cross scripting. Il reflected praticamente interessante. Il reflected viene appunto il codice malevolo, viene riflettuto nella risposta HTML
del server. Invece, e qui ci dice che tu devi mandare questo link e il tuo amico deve aprirlo e il codice sarà eseguito. E l'impatto, appunto, puoi modificare informazioni, vedere informazioni che non dovresti, però appunto viene usato tramite, ad esempio, phishing. Stored cross script invece succede quando il codice malevolo viene salvato nel database di un server e quindi questo diventa può essere visto da chiunque accede a quella pagina. Per esempio, se abbiamo un blog con dei commenti, inseriamo un commento malevolo, quel commento lo potrà vedere chiunque, quindi non è più che mandi un link, ma chiunque accede a quella pagina può vedere quel sito, quella pagina con quel codice malevolo. Appunto qui fa l'esempio e appunto qui puoi rubare cookie, fare login finti oppure rovinare la pagina. E qui dice alcune protezioni sono disabilitare i rendering pericolosi, tipo invece di usare inner HTML, che appunto inserisce all'interno dell'HTML, usa text context, che sono funzioni che così ti trattano anche l'HTML come testo. Oppure usa dei parametri per rendere più sicuri i cookie, come appunto HTTP only, secure same site, che poi vedremo quando faremo i laboratori. E poi ovviamente sanifica l'input, l'output e codifica anche l'input e file escape e codifica gli elementi dell'input. Quindi valida questo l'input. Ora ci dice di andare a questo sito, quindi ci vado qui e ci dice di provare ad inserire semplicemente questo, quindi tipo allora prima di tutto vediamo se io inserisco una roba semplice tipo test. Vedete che qui viene riflettuta qui, e se noi andiamo a vedere la sorgente e io vado a cercare test, vediamo che questo è un valore che viene ripetuto anche qui. Quindi cosa succede se noi mettiamo qualcosa di malevolo? Quindi come ad esempio script alert sin script, vedete che viene riflettuto, perché questo è appunto il reflected cross scripting. Apriamo questa pagina. Ma come fai LED? E qui praticamente ci dice che da qualche parte potremmo vedere anche i log, però io non trovo... Ah, questi system log, ecco. E vediamo che appunto... che appunto possiamo vedere che qualcuno ha mandato... Noi abbiamo mandato questo...
che abbiamo fatto accesso a questa pagina, perché appunto con il nostro payload, e che è stato potenzialmente rilevato, quindi dice potential XSS. Adesso dobbiamo vedere invece la stored, quindi andiamo a provare, anche qui proviamo prima cosa succede. Vedete qui che non c'è, non è riflettuto in questo, ma vediamo se... So perché non me la apre qui. Provo a refreshare tutto. Ma perché? Ma forse mi è crashata. Ma provo. Oh, non l'avevo visto. Sto proprio riprovo a ricaricare la macchina che usiamo per attaccare. Aspettiamo. Intanto. Vediamo se si carica. Devo dire che quest'anno però... non lo so, non mi sta proprio piacendo tantissimo questo Advent of Cyber. L'anno scorso era più simpatico. C'erano anche cose diverse, invece quest'anno non so. Boh, vediamo, magari dopo c'è qualcosa di più interessante. Vediamo fino a dove arriviamo. Però non lo so, non lo so. Non mi sembra, cioè, anche il cross-site scripting, ancora, boh. Poi molto incentrato sul blu, perché comunque c'è un sacco di roba di forensic, roba. Anche del cloud, non lo so, il cloud io non lo metterei, perché sì, è un tema ricorrente, però... non lo so, poi ti si rompe tutto, no? Boh. Vabbè. Allora, andiamo, apro anche questo, così vediamo. Attivo network. Vogliamo tutto. Quindi se io per esempio cerco qui, che è lo... ecco qui, vediamo che abbiamo la richiesta per il commento. Vedete qui ho inserito questo e nella... Oddio, mi si sta impalmando. Ecco, nella richiesta vedete che c'è il commento, quindi non è come prima. E qui vediamo che ci sono i nostri commenti. Se io ora inserisco script alert stored sinna script, vediamo che viene mandato e qui abbiamo appunto il nostro alert che ha rotto poi anche la pagina finché non è caricata, perché ora vi mostro dove è stato
dove è stato inserito, tipo se vediamo qui nel contenuto del commento, vedete che c'è questo script che appunto hanno messo il commento non è stato escaped perché per dimostrare la stored cross scripting. E nei log vediamo che noi abbiamo fatto accesso a, cioè abbiamo mandato questa richiesta e che potrebbe essere un XSS, quindi insomma era tutto qui il... Era qui, diciamo, il laboratorio. E questo è abbastanza veloce, insomma. E andiamo adesso con il 12, il phishing. Dice che appunto le difense sono indebolite e che adesso la piattaforma di protezione delle email è andata giù, si è interrotta. E quindi il personale deve vedere ogni messaggio sospetto. E che è stato mandato appunto un messaggio di phishing. E dobbiamo aiutarli a capire se il messaggio, l'email è legittimo o di phishing. Quindi dobbiamo fare la macchina. E possiamo accedere al inspector, il sistema di ispezione delle email a questo URL. E appunto poi possiamo iniziare il laboratorio. Aspettiamo un po', dice che ci vuole un po' per accedere. Nel frattempo torno subito.
Eccomi qui di nuovo. E vediamo se qui non si è fatto. Ok, abbiamo varie email, vedete? E dobbiamo capire qual è quella malevola. E dice le intenzioni comuni per un messaggio di phishing sono rubare credenziali, mandare malware, rubare dati e anche frodi finanziari, quindi appunto trasferimento di monete, sì, di soldi o approvazione di fatture finte. E qui ci dice che abbiamo il from, il dominio, che potremmo avere un'impersonificazione perché il from può essere cambiato, un dominio gratuito quindi, e il testo per appunto avere un attacco di social engineering. Dice perché spam non è phishing? Spam è soltanto un rumore digitale, noioso ma non ha nulla di malevolo. Phishing invece ha proprio l'intenzione malevola di rubare dati. Spam si concentra sulla quantità piuttosto che la precisione e rispetto al phishing invece il phishing ha l'obiettivo di attaccare utenti specifici, invece lo spam manda soltanto tanti messaggi tipo di marketing o contenuti rilevanti all'utente. Quindi lo spam non ha come obiettivo quello di rubare dati e quindi l'intenzione comune di uno spam è tipo la promozione, uno scam, nel senso tipo di attrarre di offerte finte, oppure generare traffico, no? Tipo per aumentare le metriche e così da essere più visibile il sito, oppure collezionare indirizzi email per campagne future. Quindi tipo per esempio questo. E ci sono tecniche comuni. Una è l'impersonificazione, cioè il from non è reale, ma si vede il nome, ma in realtà l'email è un'altra. Poi c'è sempre l'oggetto urgente, tipo urgente la VPN, non si può più accedere alla VPN, così da far andare in ansia la persona e fargli cliccare senza pensare. E infatti c'è... oh no. Che è sta roba? Ah, avevo cliccato. E dice che il social engineering è l'arte di manipolare persone. Quindi tipo creare storie, chiamate, email, per sfruttare le emozioni, quindi paura, curiosità, urgenza, in modo appunto da fargli cliccare i link. E le tipologie più comuni, le tecniche sono l'impersonificazione, che appunto l'abbiamo detto, l'hackerino fa finta di essere un'altra persona, il senso di urgenza, che appunto crea un'urgenza, side channel, quando tipo l'hackerino cerca di scoraggiare i destinatari nel raggiungere MaxKid in questo caso, quindi tipo un parente tramite altri canali. Che ne so, se tu mi mandi un messaggio io dico guarda adesso ti chiamo sul tuo numero e l'hackerino dice no non lo fare perché ho cambiato telefono, capito? Tipo robe così. E poi intenzioni malevole, appunto, tipo dargli le credenziali della VPN, chiedere di approvare qualche pagamento o cose così, insomma. E ci sono vari modi per rendere il dominio un po' più simile a quello reale. Alcuni sono ad esempio typo, dove praticamente invece della O qui c'è una U,
o che ne so, tipo GitHub si usa la L così da sembrare che è I, o Amazon, vedete che invece è Amazon, quindi simile, così uno non ci fa caso. Oppure, ciao mente digital. Oppure si tolgono lettere, tipo Victoria Secret, qui vedete ci manca una S, oppure le lettere sono invertite, quindi non è Home Depot, ma è OM Depot, così appunto da renderli simili, ma non sono quelli, perché ovviamente tu non puoi registrare il dominio reale, registri un dominio simile. E poi c'è questo Punicode o Panicode, non so, che è un encoding speciale, che è usato tipo in sistemi di scrittura come cinese, cirillico, arabo, in hash, che è tipo una codifica appunto per i caratteri. Quindi cosa succede? Per esempio qui si usa TryAcme, però si usa questo TRY in cirillico, quindi tu sembra simile, però non lo è. In realtà questo non funziona più perché i browser lo fanno vedere così, quindi tu vedi questo XN trattino trattino Acme e poi questa codifica così, però è ancora usata, insomma, però nel browser viene utilizzata in questo modo. E quindi adesso ci dice, quindi apriamo l'email con un oggetto Christmas Laptop Upgrade Agreement. Andiamolo a cercare. Questa qui. E vedete qui già il dominio, c'è questa F in cirillico. E ci mandano un file da aprire. E infatti ci dice... in latino, scusate, non era in cirillico. E dice, infatti, vedete che c'è la lettera in latino F invece della normale F. E ci dice, un modo anche semplice per identificare Panicode è guardare il return path. Perché se voi... Ora non so... Y in alfabeto cirillico si pronuncia U. Ah, grazie Marco, non lo sapevo. Bello. Però qua ci fa vedere gli header delle email, che solitamente ci sono, se voi vedete le email potete vederli. E per esempio per return path vedete qui che appunto qui è in questo modo, che è quello che il browser fa vedere quando si usa Punicode o Panicode, non so. E poi ci dice che un'altra tecnica è l'email spoofing, dove l'utente viene ingannato facendogli pensare che l'email viene ricevuta da un dominio legittimo, come per esempio qui il dominio è legittimo. Qua abbiamo l'esempio, abbiamo questo new audio. Questo, vedete che qui il dominio è giusto, quindi come hanno fatto? Perché è possibile manipolare il from, anche il dominio, però se voi andate a vedere poi gli header, vedete qui authentication result e return path che sono diversi. Quindi andiamolo a vedere. Qual era authentication result? Questo qui. Vediamo che questi valori sono falsi, perché questi valori di Kim, di Mark e ce n'era un altro che non trovo, vabbè, vanno a verificare, il server che riceve va a verificare se il dominio è quello giusto, cioè vanno a verificare se chi ha mandato questa email l'IP che ha mandato questa email appartiene veramente a quel dominio. Se non è, se questo controllo fallisce, appunto si vedono questi valori che falliscono. Ecco, esatto, ce lo dice qui, SPF di Kim e di Mark. SPF dice quale server
è autorizzato a mandare email per quel dominio. Di Kim aggiunge una firma digitale per provare che il messaggio non è stato cambiato e arriva davvero da quel dominio, e di Mark usa i primi due, SPF e DKIM, per decidere se appunto è vera o no. In questo caso abbiamo che questi valori sono tutti falliti, quindi SPF fail, di Kim failed e di Mark anche fail, quindi appunto è falso. E in più, di nuovo il return path, possiamo vedere che è totalmente diverso l'indirizzo email. Perché cosa succede? Se tu gli devi rispondere, la risposta deve andare a lui, all'hackerino, non è una risposta in caso si voglia rispondere. Non andrai a rispondere al from, ma andrai a rispondere poi a queste email, se non sbaglio. Se non sbaglio. Devo cercare. Return path. Ah no, è un'altra cosa, giusto. Giusto, ho detto una scemenza, scusate. È usata tipo in tutto il servizio. Tipo dove... come l'email è stata processata. Ok, ho detto una cazzata. Infatti non mi tornavo, ho detto che devo... Ciao Pollo Laser Gamers, cosa faccio? Phishing, adesso stiamo facendo il phishing. E poi anche gli allegati malevoli. Tipo in questo caso abbiamo se ad esempio l'email mi parla di new audio, quindi un nuovo audio messaggio, poi però c'è un HTML, quindi questo non torna. Altro che rebus. Ehm... E qui quindi ci dice un po' di phishing di tendenza, che appunto ora si concentrano molto più sull'ingannare gli utenti a lasciare l'ambiente sicuro dell'azienda rispetto ad inviare file malevoli, perché appunto le aziende solitamente hanno sistemi di controllo che bloccano allegati malevoli. E solitamente usano strumenti o siti che sembrano veri per appunto far inserire agli utenti le credenziali. Ecco, qui fa tipo un esempietto. E in più, come ne avevo parlato anche qualche live sulle cyber news passate, che alcuni attacchi possono essere ad esempio che si utilizzano applicazioni come Dropbox o Google Drive o OneDrive, così i filtri delle email passano e l'email sembra anche legittima, il link sembra legittimo, tipo questo Christmas laptop upgrade. Link detected, vedete che sono tutti tipo di Microsoft o SharePoint, quindi non è roba strana e quindi chiaramente l'email passa. Però che alcune utilizzano pagine false per far inserire il phishing, lo fanno in modo sofisticato. Sì, ormai sì, questo sì. A volte creano pagine di login false per appunto
far credere all'utente che quella è reale, così inseriscono le credenziali e chiedono a te come fregarti e qualcuno ci casca. Poverini, dai, è un po' difficile, ormai capirlo. E poi ci sono le side channel communication, che però, per esempio, vedete qui dice hanno impersonificato questa persona, però poi ti dicono rispondimi con il tuo numero di WhatsApp quando ricevi la mia email, perché se tu rispondi a Max Kiddy e quindi chiaramente io voglio, hackerino, voglio che mi rispondi in un altro modo. E quindi in questo lab dobbiamo identificare quali sono le email di phishing per le email che abbiamo. In effetti SharePoint sta diventando abbastanza comune, intendo il phishing. Sì, no, è comune, l'ho visto anche in alcune notizie. Sì. Allora, quindi dobbiamo definire qual è phishing. Questa chiaramente è phishing perché qui abbiamo il panic code e abbiamo un upgrade. In più appunto il return path è diverso. E mettiamo type squatting o panic code e social engineering text. 3 phishing signal. E direi sense of urgent. Non è sense of urgent. Malicious. No, non c'è un attachment. Sì, c'è l'attachment. No? E qual è, scusa? Impersonification, giusto, perché c'è TBFCT. Giusto, ok. E adesso andiamo a vedere le altre mail. Vabbè, iniziamo dall'inizio, dai. Questa mi sembra reale. Vediamo un po'. Però di marca ha fallito. L'SPF ha fallito, quindi qui non è reale. Vediamo il return. Infatti il return path vedete qui che è totalmente diverso rispetto a PayPal. Quindi questo è phishing. Qui abbiamo un invoice, abbiamo un attachment, no. E fake invoice. No, fake invoice no, perché? Invoice, perché non c'è un allegato, ok. Però è una fattura, scusate. Vabbè, andiamo a vedere. Non c'è. No, fake invoice è giusto. Non era giusto external sender domain e impersonification. Perché? Vabbè, allora social engineering test. Forse ci devo cliccare. È fake login probabilmente. No? Incredibile. Fatemi leggere questi mail, dai. Poi dice solo hello. Però scusa, perché. No, è giusto.
Ah, forse era spoofing. Nel senso of urgency. Però urgency no, perché scusate. Ah, ok, non l'avevo letto. Dice, nota dal venditore. Non hai fatto quest'ordine, chiama il PayPal a questo numero. Quindi questo è Side Channel Communication Attempt. No? Ma scusa, come no? E l'ultimo rimane questo. No. Malicious attachment. Ma scusate, sense of urgency. Ma attenzione, ma non c'è. Però scusate, era anche side channel. Sono confusa adesso. Vabbè, andiamo alla seconda. Allora, qui abbiamo un'impersonification, sicuro. Qui abbiamo un nuovo messaggio, abbiamo un allegato. Abbiamo qui che è tutto fallito. E return type. Quindi è impersonification, malicious attachment. Se c'è da pagare il fasullo, è vero. Ah, non è social engineer. You have a new message. Spoofing? Sì, ok. Ora andiamo alla terza. Qui abbiamo impersonification, urgente. Quindi sicuro impersonification, sense of urgency. Ah, vedete qui è passato l'SPF perché ha usato Gmail. Gmail comunque passa. Per il return path infatti Gmail. E qui anche social engineering text perché abbiamo appunto un messaggio di testo. Cioè che cerca di fare social engineering. Poi qui vediamo, allora. Questa mi sembra reale. Però vediamo Dropbox. Department. Vediamo un po'. Qui hanno passato, ok. Il return path è una roba strana. Quindi, insomma. Però potrebbe essere vera questa. Io direi che... No. No, è phishing sicuro. Troppo strano sta roba. Ok, phishing. Anche perché dicono hey there. Non ne mettono nemmeno il nome. Ah, possiamo aprirli? Ah, no. Andiamo. Questo è difficile da definire. Ok,
Ok, forse spoofing. Scordo sempre. Però spoofing forse no, no? Perché comunque non stanno utilizzando... Cioè qui è passato, quindi... Forse impersonification. Hmm. Ma cos'era l'external? Indovina il phishing, esatto. È complicato però questa, eh? Boh, io provo a mettere cose. Ah, sense of urgency non c'è. Allora questa forse. No. Spoofing allora. No. Ma scusate. Social engineering text. Ma non mi sta confondendo questo coso, cioè... Ok, external sender perché è di Dropbox. Impersonification perché appunto stanno impersonificando. Però social engineering text, cioè... Ok, però anche prima l'avevo provato e non funzionava in un altro. Vabbè. Allora, questo sicuro il testo. Ah, ma questo è spam. Sì. Questo è spam. Le ho finite, le ho fatte tutte. Boh, un po' carino, simpatico, però... Non lo so. No, Yara Rule non mi piace. Però lo farò, dai. Allora, siamo al giorno 13. Ci avviciniamo al Natale, più o meno. Mancano ancora 11 giorni. Non penso che li finirò tutti. E... E va bene, andiamo al Yara Rule. Rules. E... Allora, vediamo un po'. Allora, sappiamo che Max Kiddy è scomparso e stava cercando di aiutare il Blue Team. Come... è che appunto Max Kiddy inviò al Blue Team alcune immagini da una posizione anonima e queste immagini sembravano essere relative alla preparazione della Pasqua, ma contenevano un messaggio mandato da Max Kiddy e questa era la comunicazione di crisi. Però a quanto pare queste immagini contengono un messaggio nascosto, che possono essere decodificati solo se conosci la parola chiave. Il Blue Team vuole creare queste regole Yara per eseguirle nella cartella contenente queste immagini. Quindi...
Deve avviarsi la macchina. Dice che le immagini sono in questa cartella. E dice che Yara è appunto uno strumento per identificare e classificare malware cercando dei formati univoci. Praticamente sono delle regole che si scrivono per vedere se un malware fa esattamente quei comportamenti. Quindi tu scrivi per esempio se va in questa cartella è quel malware e quindi tramite queste regole puoi identificare se è un malware. E appunto questo permette appunto di scoprire il malware conoscendo i comportamenti e appunto quello che fanno e non solo il nome. Puoi definire le tue regole con Yara e ci sono un sacco di regole Yara già scritte, anche quando per esempio malware gli analisti di malware trovano dei malware, potrebbero scrivere anche delle regole Yara. Esatto, quindi dicono, ad esempio, se fai analisi dopo un incidente di sicurezza, magari puoi scrivere delle regole, puoi appunto utilizzare questi strumenti quando fai caccia di minacce, quando fai una scansione con l'intelligenza artificiale, no? E quando analizzi la memoria. Allora, volevo andare in CD, download, Esther. Ecco, noi abbiamo queste immagini. E dice che il valore di Yara è che è comunque molto veloce, molto flessibile, perché comunque può rilevare molto da semplicemente un testo invece fino ai binari. Puoi definire tu cosa consideri malevolo, le regole possono essere condivise e in più poi hai la visibilità perché appunto aiuta a collegare gli indizi a una immagine totale dell'attacco. E le regole sono scritte in questo modo, quindi hai dei metadati che sono le informazioni tipo chi ha creato questa regola, quando, che cosa fa, poi hai le stringhe che sono gli indizi che Yara cerca, quindi se per esempio c'è questa parola o se usa questo URL, allora vai alla condizione. La condizione è quello che decide se la regola viene eseguita oppure no. Viene attivata, ecco. Quindi in questo caso dice tutte queste devono essere attivate. Appunto dice la sezione stringa è definita, definisce le stringhe e le sequenze che deve cercare e la condizione dice Yara quando segnalare una corrispondenza basata appunto nella logica, in questo caso una qualsiasi delle stringhe. Una volta identificavano un programmatore di malware con un software che analizzava la tecnica di programmazione, anni 90. Ah, bello! E come si chiamava questo software? In effetti negli anni 90 magari era un pochino più semplice rispetto a ora. E quindi abbiamo le stringhe, che è appunto quello che deve ricercare. Possiamo avere stringhe di testo, come ad esempio cerca Natale. Abbiamo case insensitive, che è tipo se tu mi scrivi Christmas con la C maiuscola, io la vado esattamente a cercare in quel modo. Ed è di default, ma si può cambiare. E anche questo wide character string,
perché molti eseguibili di Windows usano questi caratteri, e quindi in questo modo gli si dice a Yara di cercare questo formato. E poi insomma ci sono altre regole tipo lo XOR per cercare tutte le possibili combinazioni, tutte le possibilità, base 64 per cercare la codifica con base 64. Però a volte non ci sono parole leggibili e quindi dice ad esempio il malware qui non ha codice leggibile, quindi si possono usare stringhe esadecimali che permette a Yara di trovare byte, quindi il formato diciamo all'interno dell'eseguibile stesso. E questo è utile per trovare per esempio informazioni del file specifico che non è normale testo, ecco. E poi si possono usare anche espressioni regolari per trovare tipo se c'è questa parola all'interno dell'URL, allora fai così, o se c'è PowerShell per esempio, per essere più generico. E appena Yara ha trovato queste stringhe, diciamo, adesso Yara dovrebbe sapere come decidere se quello è un malware oppure no. E quindi in quella sezione condition si può definire come decidere, ecco. E quindi per esempio si può decidere di per esempio si attiva solo se viene trovata una specifica stringa o se vengono trovate qualsiasi stringhe, oppure combinare tutte le stringhe, oppure combinando la logica tipo o questa o quella ma non quella. Oppure trovare tipo confronti con la larghezza del file, robe così. E poi qui ci dice dei casi d'uso, quindi tipo in questo caso ci dice che è stato trovato un Trojan noto come ICD per rubare le credenziali dai sistemi, e hanno scritto appunto questa regola dove appunto c'è l'header MZ, che ogni file ha un header. In questo caso questo file aveva l'MZ sarebbe per gli eseguibili di Windows, e hanno scritto questa regola, quindi se trova uno di questi e la size, la dimensione del file è di 10 mega, segnala che è un malware. E appunto poi glielo davano a Yara in questo modo, e quello questo è per scannerizzare le cartelle, e -S, dov'è -S? Non c'è, vabbè. Per stampare cosa è stato trovato. Quindi in questo caso dice che Yara scannerizzerà la cartella C di Windows usando le regole icedid-started.yar, e troverà questo qua appunto che è malevolo secondo quella regola. Quindi noi dobbiamo adesso fare questa analisi con queste immagini. Le trovi se ex e DLL non sono crittografati e ho compressi. Sì, qui vabbè è un esempio molto semplice con una regola molto semplice.
E quindi dobbiamo creare una regola Yara per trovare questa keyword. Quindi grazie Pallax03. Grazie per la sottoscrizione. Approvato. Quindi andiamo indietro e creiamo yara.yar e ora dobbiamo scriverci la regola. Quindi dobbiamo fare Fuel, come si chiamava la regola che tpfc search, vabbè. Detect, così sembra più vero. Poi apriamo le nostre parentesi e poi facciamo meta author cinnamon sec description. Ah no, scusate, devo usare gli uguali. Description uguale advent of cyber e date 29/12/2025 e strings dobbiamo trovare tbfc, che dobbiamo trovare esattamente tbfc due punti e poi condition dobbiamo trovare esattamente tbfc. Ora non so se funzionerà questa regola, però ci proviamo. Quindi Yara meno R Yara e poi andiamo a vedere la cartella Esther e ci ha trovato questi file. Vediamo se è vero. Stai, no. Ah, però dice followed by Anashi alphanumeric. Ah, aspettate, qui mi sono scordata un pezzo. Dobbiamo modificarla. Perché non è solo quella parola, ma c'è anche un alphanumeric, quindi è Ashi. Ha sempre la stessa no. Se cerco Yara.yar sul motore mi restituisce un'azienda di fertilizzanti norvegese quotata in borsa. Ok? Interessante, molto bello. Sto usando un'azienda norvegese. Allora, vediamo, qui ci dice seguita ah, forse dobbiamo usare una regex, attenzione. Ok, allora è più di complesso. Va bene. Pensavo che era più semplice, mi scocciavo.
Dov'era la parte del... Ah, regex, ecco qui. Quindi per creare... Yara ce l'ho nel repository sull'Ubuntu 24.04. Sì, ma penso sia... cioè è il più utilizzato comunque. Cioè, non lo so se è più utilizzato, però io lo vedo spesso utilizzarlo nei sistemi anche, cioè c'è già nei sistemi. E quindi per creare una regular expression noi andiamo a creare che inizia con tbfc e poi siccome c'era scritto che erano caratteri alfanumerici, l'ho perso di nuovo, dov'è? Ok, andiamo a dire che appunto inizia con questo e poi ci saranno questi caratteri, quindi A, Z, A, Z, 0, 9 più, vabbè. Ah, vabbè, seguiamo la stessa cosa che mette lui. Ops, sto facendo. Così, più e poi questo. E aggiungiamo asci. Quindi in questo modo andiamo a trovare una stringa che inizi in questo modo, che abbia questi caratteri e che sia appunto asci. Vediamo se ora ce lo fa. Lo sapevo, avevo paura di questo. Vabbè, lo tolgo, metto solo numeri e caratteri, dai. Non ne ho trovato. Perché? Vediamo, forse ho sbagliato qualcosa. Proviamo a togliere. Da qui fa. Vai, proviamo a togliere così e a mettere in questo modo. Ok, ne ha trovate 5. Vediamo se è vero. Sì, è vero, quella regola era giusta. Oh. Ma come lo troviamo, scusate? Cioè, devo andare a vedere questo. Cioè, devo aprirle. Vediamo. Ma perché lo sto usando piccolino così? Ora dice 46. Ah, no, ma forse dobbiamo andare a vedere con string. Tipo string Esther 46. Tipo, cioè, tipo così, no? Ah, probabilmente sono tanti messaggi. Quindi sarà... No. No. Dovevo salvarmeli. 46. Vabbè, in realtà potrei fare un grep. Tipo... grep tbfc. Così facciamo prima.
Quindi saranno ordinati, quindi sarà tipo find me in OPSEC Island. Sì, se ho capito bene usano immagini per nascondere messaggi come in un film. Esatto, diverse immagini hanno diversi pezzettini e quindi poi crei il messaggio. Era questo. Simpatico, questo mi è piaciuto, dai. Molto simpatica questa qui. Quindi andiamo al giorno 14. Allora, qui ci dice che c'è stata un'altra giornata di caos e questa è la sensazione che hanno avuto i DoorDasher. Quelli di DoorDasher, che è il sito di consegna di cibo a domicilio di Merville. È un residente ha voluto ordinare la colazione, però a quanto pare hanno preso il controllo di un altro locale molto amato dalle feste. E quindi questo DoorDasher è stato rinominato in Opperu e che hanno cambiato tutti i ciao Banano Banao, molto difficile il tuo nome. E quindi hanno avuto segnalazioni, praticamente tutto non funziona niente. E quindi devono indagare. Dice, diversi clienti hanno avuto bisogno di essere districati delicatamente. In un caso si è verificato mi sono persa qualcosa. Reazioni negative. Praticamente hanno mandato piatti strambi, ecco. Uno degli ingegneri è riuscito. Allora, che faccio? Faccio laboratori su l'avvento di cyber, sono laboratori di sicurezza informatica e niente, li sto facendo da un po', però credo che tra poco finisco, non riuscirò a farli tutti, purtroppo, e quindi questo. Sì. E adesso siamo al laboratorio dei Docker, quindi come funzionano i container, andiamo a vedere un po' cosa sono anche, però leggo le storielle, ecco. E quindi a quanto pare qualcuno è entrato e dobbiamo scoprire quindi come funzionano questi Docker, questi container, e analizzare le immagini. E abbiamo una macchina. Abbiamo qui la macchina
e saremo Mr. Bombastic come utente. Ok. Ok, questo è interessante. Allora, che cosa sono i container? Ok. E qui ci spiego un po' perché sono anche utilizzati. Dice, per capire cos'è un contenitore, un container, dobbiamo prima capire il problema che risolve. Le applicazioni moderne possono essere piuttosto complesse, tipo l'installazione, a seconda dell'ambiente in cui viene installata l'applicazione. Non è facile imbattersi in stranezze di configurazioni che appunto rendono il processo molto difficile. La risoluzione dei problemi, quindi il troubleshooting, perché quando un'applicazione smette di funzionare si può perdere molto tempo nel tentativo di capire qual è il problema e se appunto il problema riguarda l'applicazione o l'ambiente. E conflitti. A volte è necessario eseguire più versioni di un'applicazione e si possono avere anche diverse configurazioni di installazioni che possono creare problemi. Per risolvere questi problemi si utilizzano i container e qui ci fa capire che cos'è, qual è la differenza tra container e macchine virtuali. E qui ci dice una macchina virtuale viene eseguita su un hypervisor, che è appunto un programma che emula e gestisce più sistemi operativi su un host fisico. Quindi noi abbiamo il nostro computer e facciamo una macchina virtuale che praticamente è la simulazione di un altro piccolo computer. E tu hai tutto, cioè lì hai tu il sistema operativo, cartelle, qualsiasi cosa. Diventa sempre più specialistico il mondo dell'hacking, una grande tecnologia. Sì, ma dietro c'è un mondo comunque, cioè, infatti io lo dico sempre perché, cioè, poi uno, anche qui, no, vedete che ci sono tanti laboratori su tanti argomenti diversi, però poi uno a saperli tutte diventa complicato. Secondo me poi uno si deve specializzare in quello che gli piace di più, così è anche più utile, secondo me, perché poi lo vai ad approfondire, no? I container invece condividono, qui dice il kernel del sistema operativo host, diciamo gira sul sistema operativo del vostro PC, però isola le applicazioni e tutte le dipendenze. Quindi appunto le macchine virtuali sono ideali per eseguire più sistemi operativi diversi, mentre i container implementano applicazioni, diciamo, scalabili e portatili. Qui parlava di microservizi che rappresentano uno stile, un cambiamento dello stile. E qui poi parla che c'è questo Contain Engine, che è un programma che crea qui appunto che crea e gestisce i container, perché appunto voi avete le applicazioni con i container e lui gestisce tutto. E uno sfruttando ovviamente comunque le cose del sistema operativo che c'è sotto. Uno di questo container engine è appunto Docker, che è molto famoso ed è una piattaforma open source che consente appunto agli sviluppatori di creare, distribuire e gestire container. Quindi questi container vanno a creare e impacchettare il programma per essere eseguiti.
e sono piuttosto leggeri. Però anche il container ha delle vulnerabilità che sono appunto l'escape del container. Cioè vai fuori, visto che abbiamo detto che appunto il container è un piccolo impacchettamento, tu puoi uscire da questo pacchettino per andare appunto nel sistema vero e proprio, perché ci puoi accedere se riesci a uscire fuori. Infatti è roba da DevOps. Sì, diciamo la configurazione sì. Sì. E qui dicono i container utilizzano una configurazione client-server sull'host, vabbè. Gli strumenti CLI, che poi sono il comando, no? I comandi che andiamo a lanciare sul terminale, fungono da client, inviando richieste al container che gestisce poi ed esegue tutto quanto. Vabbè, non andiamo nel dettaglio. E quindi insomma qui abbiamo i nostri Docker. A quanto pare dobbiamo ripristinare il sito web al suo servizio originale. Quindi abbiamo un po', noi abbiamo questa macchina dove possiamo appunto vedere possiamo chiudere. Dove possiamo appunto vedere, ad esempio con Docker PS possiamo andare a vedere quali servizi stanno sono eseguiti come Docker. Per esempio qui ci viene detto che l'applicazione viene eseguita qui. Vedete che è Dasher App appunto per il nome che dicevano prima e sta eseguita nella porta 5001 perché appunto è questa qui. E dobbiamo accedere con l'altra macchina. Ups. Oh no, ho copiato robe strambe. Che è appunto l'applicazione web di cui parlavamo. Ecco qui, vedete che è stata manomessa, ci sono cose strambe e ci dice andiamo a vedere questo uptime checker. Ok, ci dice così. Cioè con questo comando noi entriamo all'interno di questa macchina. Perché noi abbiamo questo container, qui abbiamo 4 container, uno che si chiama Uptime Checker, uno che si chiama Dasher App, uno Marwheel Times e uno Deployer. Noi inserendo Docker exec, che andiamo praticamente a dire eseguire qualche comando tramite Docker, -it gli diamo appunto quale container, appunto il nome, in questo caso Uptime Checker, e sh per avere appunto un terminale. Entriamo all'interno di questo container e poi possiamo eseguire questo comando per accedere. Qui sarà difficile. Qui ci dice che la documentazione di Docker menziona che di standard, impostazione standard, è chiamata Enhanced Container Isolation, che impedisce ai container di montare il socket Docker per impedire accessi dannosi al Docker Engine. Ok, quindi non possiamo montare altri socket perché appunto per impedire accessi a questo engine che abbiamo detto prima. Dice il socket fornisce un mezzo per accedere ai container direttamente tramite l'API. Vediamo se è possibile. L'output dovrebbe essere simile a questo.
quando lo starti puoi dare docker start -i nome e si apre subito nel terminale. Ah, ok, grazie Ugo, non lo sapevo. E quindi insomma abbiamo questo. A quanto pare vediamo il socket, non mi è chiarissimo, vabbè. Adesso dice, mi chiedo se posso eseguire comandi Docker all'interno della macchina Docker, e quindi fa questo Docker, e a quanto pare si possono eseguire anche Docker, comandi Docker, e interagire con l'API. E quindi, ok, quindi secondo lui, visto che possiamo eseguire comandi Docker e interagire direttamente con l'API perché abbiamo appunto questo socket che appunto ci permette di accedere all'API direttamente, possiamo eseguire questo attacco di Docker Escape. Dice, proviamo ad accedere invece alla macchina al container deployer. Quindi facciamo exit e accediamo a deployer. Ok. E a provare VMI e dice che sono deployer. Explore the container e find the plug. Cosa? E dici che c'è una flag. Ah, c'è la flag infatti, vabbè. Ok, we made it. Ok, ce l'abbiamo fatto. Abbiamo capito come creare ad arrivare al contenitore dove si trovava lo script per ripristinare il sito alla sua versione precedente. Per risolvere il problema esegui recovery script nella cartella principale. Ma dove l'ha trovato, scusa? Ah, è qui, ok, recovery script. E quindi dobbiamo fare sudo.recovery script. E quindi il sito sarà adesso quello normale. Ecco, qui l'abbiamo sistemato. Però c'è una domanda bonus. There is a secret code contained. C'è un codice segreto all'interno del sito che è eseguito nella porta 5002. Andiamo a vedere. Ah, ho capito. Ok, praticamente ci ha detto che c'è questo sito che contiene la password di deployer. E vedete che qui le parole sono con... sono scritte in rosso e quindi questa era la password. Simpatico. Vabbè, insomma, questo diciamo... che sta succedendo? Diciamo questo era...
una spiegazione proprio iniziale, proprio minima sui container, però ci sono altri laboratori che potete fare se vi interessa. E allora, ok, direi che possiamo chiudere con, non lo so, perché ne mancano ancora un po', ne mancano 10, quindi diciamo non è il caso. Chiudiamo con il 14, facciamo finta che il 14 è Natale. E insomma, se avete domande sulle altre, io le farò, però non le farò in live, perché comunque entro domani, diciamo entro domani le devi fare, se no non... perché domani finisce l'avvento. Però non so, ditemi voi, se vi interessa vederli, magari li continuo a fare prossima settimana. Se non vi interessano farò altro. Però insomma, ditemi voi se vi interessano. Diciamo che c'è Forensic, che è comunque interessante, anche i registri. Poi c'è Cyberchef, che è uno strumento abbastanza utilizzato. Offuscamento. ICS, che è una roba tipo... di robe un po' vecchiotte. Tipo SCADA, tipo IoT, robe così, non vorrei dirvi una scemenza. Sembra una caccia al tesoro, sì. Race Condition, che è una vulnerabilità. Di nuovo malware analysis, analisi dei malware. E poi C2, Command and Control. E AWS, di cloud, quindi. E poi curl, che appunto è uno strumento. Non so, ditemi voi se vi interessa, scrivetemeli magari nei commenti anche. E magari possiamo riprovare prompt injection. Non lo so, io li farò magari domani, per conto mio, insomma. Però insomma, se vi interessa qualcosa, ditemelo. Scegli quelli che ti piacciono di più. Sì, no, ma appunto se poi vi interessa qualche argomento specifico, magari lo possiamo vedere, possiamo approfondirlo anche con TryHackMe. Guardate, adesso mi sono iscritta, quindi ho un mese di premium, quindi possiamo fare tutti i laboratori che volete. Dopo questo mese mi sa che lo tolgo, perché comunque non lo sto utilizzando molto. Però davvero, se vi interessa qualche laboratorio, se vi interessa qualche argomento, ditemelo, possiamo sia vederlo in live o ci posso fare un video, boh. Vediamo. Questa settimana uscirà il video, settimana scorsa non è uscito perché, vabbè, era Natale, ne ho approfittato anche per riposarmi un po', però poi ho continuato a fare il video, uscirà, mi piace, vabbè, sono un po' di parte, dico che mi piace il mio stesso video, genio, no? Però, insomma, aspettatevelo, argomento forte secondo me, no scherzo. Però insomma, se vi piace qualche argomento, siete curiosi, fatemi sapere, lo possiamo vedere. Se no non lo so, vediamo se... Vediamo, non lo so, prossima settimana cosa deciderò di fare. Non lo so, anche perché il prossimo anno ho intenzione anche non solo di fare i laboratori web, che diciamo quest'anno ho fatto ogni settimana, però vorrei includere anche Active Directory, perché comunque inizierò a studiare anche per una nuova certificazione. Ciao Marco.
E quindi, siccome farò Active Directory, includerò anche questo. E, e poi ho altre idee, vediamo. Vediamo cosa riuscirò a fare in un anno. Però insomma, se volete vedere qualche laboratorio, fatemelo sapere. E detto questo, ci vediamo domani con le notizie, perché non le faccio mercoledì come al solito, perché comunque mercoledì di nuovo è vigilia di Capodanno e quindi le faccio domani. E quindi niente, ci vediamo domani, così vi do anche gli auguri e niente, è stato un piacere queste ore e spero che vi ho allietato questa giornata e ci vediamo domani. Ciao!